Siamo pronti? Are we ready? Ok. Hi. Good evening, everyone in Italy. I'm Barry Roffman, and my son is Dr. David Roffman, PhD in physics, and we are pleased to tell you the truth about Mars tonight. We are also thrilled that you're with us. One moment. Yeah, one moment. Buonasera, buonasera a tutti, sono Barry Roffman e qui c'è anche mio figlio David Roffman, fisico, e siamo qui molto felici per potervi dire come stanno le cose relativamente a Marte. Okay. Although Mark has taken a very different approach with his Mars research, Anche se ha preso un approccio diverso sulla sua ricerca su Marte, and we are absolutely certain that Mars has much higher pressure than believed by NASA. noi siamo assolutamente certi che su Marte la pressione sia molto più alta che non quello che dicono alla NASA. This has great implications for the European Space Agency's next flight to Mars, ExoMars 2020. Questo ha grossissime implicazioni relative alla prossima impresa dell'Agenzia Spaziale Europea, l'ESA, che avverrà quando? Nel 2020. Nel 2020. Marco? Lascio la parola adesso per le presentazioni a Matteo Fagone. Matteo Fagone will now do the introductions. Ok. Diamo il benvenuto a tutti quanti quelli che ci ascolteranno questa sera qui dal nostro canale di pianetamarte.net. Welcome to everybody who's going to listen to us through our channel of planetamarte.net. Prima di cominciare questa bellissima intervista vorremmo anche fare una piccola premessa. Before starting this important interview, I would like to start with one premise. Allora, nel rispetto del nostro stile maturato nel corso di questi ultimi 8 anni, in regard to the style that we have matured in during these 8 years, noi siamo molto fedeli allo svolgimento di ricerche e approfondimenti riguardanti il clima e l'ambiente marziano. In doing our research, we are very, very truthful to the information and the research regarding the atmosphere and the climate on planet Mars. Vogliamo chiarire che a prescindere dalle opinioni generalmente accreditate, leaving to one side the generally accredited opinions, noi cerchiamo di dare spazio esclusivamente a materiale scientifico supportato da prove e ulteriori documenti ufficiali. We only examine and leave the stage to accredited data and facts that are officially published. E quindi scartiamo a priori tutto ciò che si basa su semplici congetture. So we leave completely to the side things that are just based on conjectures and speculations. Okay. In tal senso abbiamo accolto molto favorevolmente la ricerca prodotta da David e Barry Roffman. In this case, we've been very, very happy to welcome the research of Barry and David Roffman. Un lavoro che questa ricerca sarà il tema portante di questa intervista. This research will be the underlying theme of this interview.
Perché questa intervista, questa ricerca, volevo dire, questa ricerca è ben documentata e chiunque può anche fare una verifica. This research is therefore very well documented and anybody can go and check it out. All is online. Quindi, prima di cominciare l'intervista, ribadiamo la nostra scelta di prendere delle distanze da qualunque teoria di complotto e dalle apologie degli anticomplottisti. So before starting this interview, we take complete distance from complot theories and from the ones that apologetically go into the non-complot. Quindi la nostra assoluta intenzione è di rimanere nell'ambito di ciò che può essere provato e documentato. So we will only stay in the area where data can be proven and can be documented. Tutto il resto non ci riguarda. The rest, we're not interested. There's nothing to do with us. Ok, quindi vogliamo dare il via a questa interessantissima intervista, ringraziando anzitutto la nostra traduttrice Fiamma. Okay, we want to start this interview thanking, well, I'm Fiamma, that's the Italian for flame. Flame, sperando che questa fiamma possa accendere un po' di fiamme, sia tra complottisti e anticomplottisti. Hoping that with this interview, the flame of this information will spread around like wildfire. E quindi a questo punto posso cedere la parola a Marco che ci introdurrà Barry Roffman e David Roffman. Marco, a te. Ok, grazie. Beh, prima volevo finire di presentare Fiamma e... Okay, first Marco would like to introduce me, Fiamma. che ci dirà da dove arriva questo simpatico nome. I'm gonna tell you where this nice name comes from. Allora, velocissimamente, questo non è il nome con cui io sono stata battezzata perché io mi occupo della frode del nome legale e quando ho fatto questa scelta ho cambiato anche il nome, ho scelto il nome Fiamma appunto per la forza del fuoco. I am busy with the spreading of the legal name fraud information, and since doing that, I haven't been using the legal name that I was baptized with, so I choose Fiamma, flame, because that's a choice that has some fire and some spark with it. Ok, that's really appropriate with us. Cioè, molto appropriato con noi, penso, in questo momento. Ok. Let's go, flame. Ok, allora volevo appunto presentare Barry e David Roffman, due persone che insomma seguiamo da un po' di tempo nel pianeta Marte. I would like to introduce Barry and David Roffman. They are two researchers that we are following for quite some time. Yeah, lasciamo che ci parliate voi un attimino di voi e soprattutto del vostro avo, diciamo tra virgolette, ispiratore Eugene Roffman. So we would like to give the word to you two to say a little bit about yourselves and also a little about your relative Eugene Roffman, who has been a font of inspiration for you. All righty, thank you. I'll start first. I have to tell you that two people have been very important to me in getting my research going for the last 8 years. My uncle was a great engineer who worked for the American government. Okay. And also... Okay, one moment. Inizia Barry e dice che appunto uno che l'ha ispirato molto per le sue ricerche è il suo zio Eugene, che ha lavorato per il governo americano.
Okay. And his job was to back engineer very interesting findings that may relate to space. E il suo lavoro era di produrre macchine e macchinari che avevano a che fare con la ricerca spaziale. My son, Dr. David Roffman, is my mathematical brain. When I have a problem to do, I turn it over to him. L'altra persona appunto che è molto importante per il mio lavoro è mio figlio David, che è la mente. Quando si tratta di fare calcoli, lui entra in scena. And when we need computer programs designed to understand the data, David is the man. Quando abbiamo bisogno di utilizzare computer per analizzare dati, eccetera, David anche lì è lui che fa la parte del leone. I should point out that my uncle, though he lectured at Oxford, did not have a college degree. Devo menzionare il fatto che mio zio Eugene, anche se ha insegnato a Oxford, non aveva una laurea. In my background, I only have a bachelor's degree in psychology. E come background io ho solamente un diploma in psicologia. But I made most of my living by writing military plans for the American military, and that the military was my real education. Io la maggior parte della mia vita ho lavorato scrivendo piani militari per l'esercito americano, quindi in realtà la mia scuola è stato l'esercito, è stato l'ambiente militare. So I'm going to let my son, Dr. Roffman, tell you a little about his education. He's currently at Yale University. Ok, ora lascerò la parola a mio figlio David, che è laureato ed è a Yale in questo momento e che darà appunto le informazioni riguardanti i suoi studi. Good evening, I'm glad to be on. My education, I went to Embry-Riddle Aeronautical University for my bachelor's degree in space physics. Sorry, which university? Embry-Riddle Aeronautical University. Ok, David è all'università, can you repeat the name of it, please? Embry-Riddle. Embry-Riddle. Ok. Okay. All'Università di Embry-Riddle. All'Università di Embry-Riddle, sì. Ok. Yes. And I completed my bachelor's in space physics there. E quindi And that's all. sorry. And that's also where the Mars research started. Ha completato la sua laurea in fisica ed è anche dove ha iniziato le sue ricerche su Marte. After that, I went to University of Florida and I finished my master's and PhD in physics with a specialization in condensed matter theory. Poi è andato all'università in Florida dove ha completato i suoi studi, il master, in fisica e what was the last thing, sorry? I did my master's and PhD at University of Florida, and my specialization was condensed matter theory. That was the one. E la mia specializzazione era in materia condensata? Sì. Ok. Yes. And then following that, I went to Yale, and I'm currently a postdoc in therapeutic radiology. Quindi sono adesso a Yale dove sto continuando i miei studi extracurricolari oltre la laurea sorry, what was the last one? Therapeutic radiology. Therapeutic radiology? No, 50 degree, il quinto grado of what, sorry? 50 degree? What you told the last 50 degree?
What? I don't quite understand. Exactly. What are you doing now at Yale? The very last thing you said. So in the Department of Therapeutic Radiology, my objective is to try to predict cancer using big data and machine learning. Ok, quindi sta facendo appunto la ricerca su come predire la possibilità del cancro. Okay. And then as of next month, I should be starting a job in industry in the medical sector. Mese successivo, fra un mese inizierò a lavorare facendo ricerca su storia della medicina. History of medicine, was it? In the medical sector, it's an industry job. Quindi relativo appunto all'industria. Ok. Okay. Right, Okay, that's I my have background. sorry. That was just my background. Please go ahead. Volevo appunto farti una domanda molto così di partenza generale. I would like to ask you a very general question to start off with. Prima appunto di entrare veramente nel dettaglio di tutta la questione, vorrei che ci parlassi un minimo dell'immagine che hai tu di Marte dal punto di vista climatico. Before going into the whole Mars discussion and information, I would like to know what is your view on Mars? Una sorta di visione generale, diciamo, della temperatura e della pressione atmosferica come risultato finale della vostra ricerca. So, a generic view on atmosphere, temperature, pressure, before going into the more specific details during the rest of the interview. All right. We believe that our most important finding is that the pressure on Mars averages about 511 hectopascals or millibars. La cosa più importante secondo noi è che secondo la nostra ricerca la pressione su Marte in media è 511 hectopascal. So here is a topographic model of Mars, and the average pressure 511, but in places like the Hellas Basin, more pressure than on Earth at sea level. Ok, so vedendo sul modellino di Marte la pressione di 5,11 è in un'area È un'area che riguarda la parte è media. un'area che riguarda la parte media, però in altre zone come per esempio il bacino di Hellas, la pressione sarebbe maggiore che non quella che si trova sulla Terra a livello del mare. Sì. For much of the northern hemisphere, the blue area here is about 7 kilometers. 5 kilometers below areoid. Quindi la zona blu sono 5 chilometri al di sotto dell'aeroide, che è praticamente l'equivalente del livello del mare sulla Terra, è diciamo la quota media di Marte considerata. Okay. And there the pressure would be like in the Italian Alps. E lì la pressione sarebbe simile a quella che si trova nelle Alpi in Italia. As for the temperature, we think the daytime temperatures are at the equator, where Mars Science Laboratory is, are often above freezing.
Pensiamo che riguardante la temperatura, all'equatore la temperatura è intorno allo 0 centigrado, quindi intorno al punto di congelamento. But like Marco and Matteo, we believe the temperatures at night are not as cold as NASA says. And I'll let him talk more about what he finds for the temperatures, but we know NASA's wrong on the temperatures. Ok, quindi ugualmente come Marco e Matteo, anche noi pensiamo che la temperatura di notte sia molto meno fredda di quello che la NASA dice. E lascerò appunto a loro raccontare di più su questo. We also believe that there are more often clouds on Mars than NASA says. Noi siamo anche convinti che ci siano molto più spesso nuvole su Marte che non quello che ci racconta la NASA. For example, the Mars Science Laboratory has reported back on 1,801 sols, or Martian days of weather. Per esempio, Mars Science Laboratory. l'ho chiamato uguale? Sì. Ok, Mars Science Laboratory ha riportato su più di 1000 giorni. And not once have they said for a single day that it was anything but sunny. E non hanno detto su tutto questo periodo di tempo che non ci fosse altro che sole. This does not match what is seen elsewhere on Mars. E questo invece non corrisponde con ciò che viene visto da altre parti su Marte. We also note that after we called attention to low ultraviolet radiation on Mars, noi sappiamo anche che dopo che noi abbiamo lanciato l'allarme sul fatto della radiazione ultraviolette su Marte, that the government removed all 19 days of low ultraviolet radiation from the records. Sappiamo che tutti i dati relativi ai 19 giorni, 90 giorni con basse radiazioni ultraviolette sono stati rimossi. The government, NASA, also gave wrong information about winds for 9 months. La NASA, quindi il governo, hanno dato informazioni sbagliate anche sul vento, sui venti, per sempre 90 giorni. Saying that the wind never changed. It was always 2 meters per second from the east. Dicendo che non è cambiato mai in questi 90 giorni, il vento era sempre 2 metri per secondo, Circa 2,2 metri al secondo. 2,2 metri al secondo, e c'era un'altra cosa. Vabbè, ok. When I called Guy Webster, the public relations man for Jet Propulsion Laboratory, Quando ho chiamato David, come si chiama? Dave, no, non mi ricordo il nome. Vabbè, il responsabile appunto per questo tipo di informazioni al laboratorio. and asked him why the wind never changed, he admitted that the wind meter was in fact broken. Quando gli ho chiesto perché il vento non è cambiato in tutto questo tempo, questo ha confessato che in effetti il misuratore dell'aria del vento non funzionava, era rotto, era guasto. I demanded that he change all wind reports to not available, and he did so. Io gli ho richiesto che cancelli tutti i rapporti sul vento di quel periodo lì e li metta come non disponibili.
Also, I pointed out that the length of day on Mars, as reported, never changed at Mars Science Laboratory. Gli ho anche fatto notare che la durata della giornata su Marte in quel periodo non è cambiata per niente. Whereupon I asked David to calculate the correct day length. E ho chiesto a David di fare i calcoli sulla corretta durata del giorno. He did so, and the government accepted and posted his results. David ha fatto i calcoli con questi risultati passati appunto alla NASA. Questi sono i dati che sono stati pubblicati. And while it's nice to see them change what they say, da una parte fa piacere vedere che cambiano quello che dicono. In reality, the government seems to be publishing Martian weather based on what I and also Marco and Matteo are saying. Dall'altro lato però sembra che la NASA stia pubblicando solamente i dati che noi, quindi Barry David Roffman, oppure Matteo e Marco, che forniamo questi dati noi. And this we will document in the presentation today. E questo è ciò che documenteremo durante questa presentazione. Prego Matteo. Okay. Allora, in sostanza, facendo un sunto, facendo quindi la reale pressione atmosferica di Marte non è quella che leggiamo nei comunicati ufficiali, nelle pubblicazioni, ma è... So, to make it very, very short, the real pressure on Mars, apart from all what is published everywhere, and it is? It varies from 511 millibars at areoid, which is like sea level. So, varia questa pressione atmosferica da 511 hectopascal a livello del mare. A livello medio, che corrisponde al nostro livello del mare, diciamo. Ok. 1050 millibars, hectopascals at Hellas Basin. Quindi 1050 millibar alla base del bacino di Hellas. Ok. E questo è interessante perché noi abbiamo sviluppato anche un lavoro, un documentario dedicato all'incidente della Schiaparelli. So this is very interesting because we've also made a documentary relating to the incident with the Schiaparelli. Dove i calcoli che abbiamo sviluppato ci danno praticamente anche a noi 500 hectopascal So di pressione. the calculations that we've made also give us the same results, 511 hectopascal. Se l'atmosfera fosse interamente di anidride carbonica, o quasi, if the atmosphere would be only of CO2, or almost, e una densità dell'aria pari al 96,3% di quella terrestre. and the density of the air of 96.3% of what we have on Earth. E questi dati, questo risultato lo abbiamo ottenuto esclusivamente elaborando dati ufficiali, non ci siamo inventati niente. So, and this result, we obtained it by working on official released data. So we haven't created or invented anything. Facciamo vedere un pezzettino del documentario, Matteo. We could show you a little bit of this documentary. Just 1 minute or so.
Il risultato ottenuto, dovrei sommato tradurre, al valore forse. di 1 metro al secondo, che decidevano lo spegnimento dei retrorazzi, fanno sì che la velocità effettiva al momento dell'accensione dei Io retrorazzi poi sono fosse di pronto 8 anche con metri al la secondo. domanda. Questa velocità, applicando la legge dell'attrito in aria, già utilizzata anche nell'analisi della discesa di Curiosity, corrisponde a quella della discesa stazionaria con il paracadute e produce addirittura una densità media dell'aria di Marte pari a 1,18 kg al metro cubo. Quello della diretta, Ok. Tu Matteo riesci a verificare se stiamo andando live correttamente? Just a technical thing asking Matteo if he can check Sì. if we are on live or not. Sì. Sì? All right. Siamo live, giusto? Sì. Ok. Vai pure avanti, Matteo. Posso fare la domanda successiva? Certo. Mentre tu stai facendo andare... Ok. Un attimo, perché sto... Ok. Allora, restiamo sempre nell'ambito temperature adesso. Restiamo nell'ambito temperature. We stay in the area of temperatures. Allora, la reale temperatura minima dichiarata ufficialmente per i poli di Marte, The official temperature for the Mars, for the poles in Mars, è di circa meno 140 gradi Celsius. is of about minus 140 degrees Celsius. La minima, quindi non la media, la minima. Minimum, yeah. Però la fisica ci insegna che a quella temperatura l'anidride carbonica non dovrebbe avere una pressione superiore a 0,25 ettopascal. So physics teaches us that at that temperature CO2 shouldn't weigh more than A quarter of millibar. okay, Un quarto di millibar. yeah, il che comporterebbe la formazione di una depressione mostruosa. and this should form a very huge depression. Per non ridursi sotto i 4 ettopascal, la temperatura non dovrebbe scendere oltre i meno 126 gradi Celsius. E qui cosa ne pensate? Cosa sta succedendo? Volevo far vedere qua il punto del grafico a cui corrisponderebbe. Ok, però io appunto non ho sentito quello che stava dicendo. Ripeto, can I repeat? Sì, grazie. Ok, per non ridursi sotto i 4 ettopascal, la temperatura non dovrebbe scendere oltre i meno 126 gradi. So, in order not to go under how many hectopascal? 4 hectopascal. 4 hectopascal. The temperature shouldn't go under the 26 degrees below zero. Ok. Cosa ne pensate? What do you think about this? What do, okay, David, you want to talk? On this issue, I see where you pulled up the formula from Vaisala's website, and it seems acceptable, but I'd have to look into it further. Ok, ha visto la formula e sembra accettabile, però preferisce non dire niente finché non ha avuto la possibilità di farci un po' di studio sopra. There is no calculator for, how should I put this? The calculator for Earth will not work for Mars, so there is no other way of comparing besides what Matteo has presented. Ok, quindi non esiste calcolo parallelo fra Marte e Terra, quindi c'è bisogno di fare appunto dei calcoli a parte, specializzati.
That's all I have to say on the matter. Vorrei fare una domanda aggiuntiva. In realtà il calcolo della pressione di vapore non dipende da dove ci si trova. I would like to add another question to fill in. In reality, The vapor pressure the vapor pressure shouldn't change no matter where the location is. I meant due to the atmospheric composition being different and perhaps gravity having some impact. Ok, quello che volevo dire era relativo al fatto anche che c'è la componente, per esempio, della forza di gravità, quindi in quel senso la differenza. Okay. Go ahead. Okay. If you like, I could start the presentation, and we will answer many of your questions in it as we go through it. I think it becomes clear when you look at all the evidence what is going on. Ok, se volete possiamo partire con la nostra presentazione, che penso risponderà a molte delle domande lasciate in sospeso e che appunto chiarificherà moltissimo le cose. Sicuramente, infatti eravamo già pronti con la domanda per introdurre, diciamo, la vostra ricerca in modo più dettagliato. Okay, so that's perfect, because we were just about to ask you to go into more detail of your research. All right, so bring up slide 1. Yes, just a moment. I have some issue with Skype, but doesn't matter because I have to show full screen. Per chi sta seguendo in italiano, Marco sta prendendo la prima diapo, però come al solito c'è qualche difficoltà con Skype. Eccoci qui. Ok, può andare avanti. You can continue. Okay. All right. I hope you can get this. NASA says the average pressure on Mars is 6.1 hectopascals. Ok, speriamo che qui le cose si chiarifichino. La NASA dice che la pressione ufficiale è di 6,1 hectopascal. On Earth, the average pressure is 1,013.25 hectopascals. Mentre invece sulla Terra è di 1013,25 hectopascal. If NASA's right and you walked around outside, you would explode from the low pressure. Se la NASA avesse ragione, te ne andresti in giro ed esploderesti riguardo con una pressione così. Come nella seconda diapositiva. But we think that Like in the more second likely slide. it is the pressure is like in the Alps, most places. Mentre invece noi siamo sicuri che la pressione è simile a quella che si trova sulle Alpi, nella maggior parte del territorio di Marte. If you can get slide 3, the Martian sky color is an issue. Anche il colore del cielo di Marte è un problema. On Mars, it's beautiful blue, although the government once told us it was red or butterscotch. Su Marte il cielo è un bel azzurro, mentre la NASA direbbe che sarebbe rosso, oppure un colore strano, color crema, rossa, gialla. But if the pressure was 6.1 hectopascals, the sky should be black. Ma se la pressione fosse 6,1 hectopascal, il cielo dovrebbe essere nero. So that's the problem. Quindi qui c'è qualcosa che non va.
Now we come to dust devils. Poi arriviamo ai dust devil. All right, with dust devils, this is why I asked David to do the research. David, tell us about it. Quindi i dust devil è qui che io ho chiesto a David di fare la sua ricerca. Passiamo la parola a David. So, when I started my undergraduate education, I had an introductory space science course. Quando ho iniziato con l'università ho fatto uno studio su And they asked me to select a topic of research of interest to produce a 10-page report. e quindi mi hanno chiesto, ho dovuto scegliere un argomento per fare un documento di 10 pagine. So I asked my father for ideas, and he suggested we look at Mars. E qui ho chiesto a mio padre che mi desse qualche ispirazione, qualche idea, e lui ha suggerito Marte. The original question posed was, how could we have a dust devil like we see on Earth form on Mars if there's almost no atmosphere? La domanda è: come si fa ad avere la possibilità di dust devil su Marte, dove non ci dovrebbe essere praticamente per niente pressione, come invece ci sono sulla Terra? And as we dug into this issue, we found the answer was they couldn't. Quando abbiamo iniziato a ricercare questa questione abbiamo scoperto che non potrebbero esistere. Your typical dust devil on Mars has a wind speed of around 6 meters per second. Il tipico dust devil su Marte ha una velocità media di quant'era? How much is the speed? About 6 meters per second. 60 metri al Vortex speed. secondo. Sì. And when they tried to replicate this at NASA Ames in a vacuum chamber, they were unable to do so. Quando la NASA ha tentato di riprodurre questo fenomeno in una camera senza atmosfera, non ci sono riusciti. They had to increase the wind speed by more than a factor of 10 to reproduce the phenomena at that low pressure. Qui non so tecnicamente che cosa significa quello che ha detto. L'ho capito, ma non so come Can you dirlo. repeat? They had to increase the wind speed in their vacuum chamber by more than a factor of 10 to replicate this Ok. phenomena. Quindi per poter riprodurre questo fenomeno hanno dovuto aumentare la velocità del vento di un migliaio Di 11 volte rispetto a quello che doveva essere Ok. quello vero. At this point, we decided to see if Martian dust devils were indeed similar to the ones on Earth, and we found out they were. A questo punto abbiamo cercato di vedere se i dust devil su Marte somigliassero a quelli che succedono sulla Terra. At first, my professors were not very accepting of this idea that the Martian air pressure would be higher. Sul primo momento i miei professori non è che non furono molto entusiasmati a quest'idea. However, as I brought more information along, they eventually allowed me to do a special topics course to research this further for credit. Ok, poi però man mano che gli ho portato più informazioni e più cose, hanno accettato di fare appunto che lui potesse fare questa ricerca. And that's how our work got started. Ed ecco come ho iniziato a lavorare su questo argomento. We have better pictures on the PowerPoint if you can get it, but I don't know if this will work, if the camera can see this, but Abbiamo delle immagini migliori, sta cercando di farcele vedere da schermo. We have it direttamente. also in the slide, I think. Ce Slide l'abbiamo 5. anche nelle diapositive. yeah, this is slide 5. Slide 5, comes. A diapo 5 sta per Arrivo arrivare. subito. You have the PowerPoint and also the old TIFFs. I don't know which one would work Okay. better. Here we are. Okay, Okay. I don't see anything. All right, so
what I was going to say is that in 1 hour, the pressure changed this much, but all of these tiny little decreases are from dust devils. Compared to 1 hour change, it's not making sense. Ok, quindi durante l'intervallo di un'ora ci sono tutte queste variazioni e queste variazioni sono dovute tutte quante a dust devil. Quelle rosse in basso. Sì. Sì. We also saw, I don't know if this can be seen. Slide 6. Slide 6. Nella diapo numero 6 si vede anche. Yes. We also saw dust devils even on top of Arcia Mons, where the altitude was 17 kilometers. Allora, qui si vede un dust devil su Arcia Mons. Ok, Arcia Mons, e l'altezza erano di circa 17 km. Ok. So, again, these are the Tarsus Mountains of Mons, and Olympus Mons is over here, and this is Arcia Mons, and we're seeing dust devils there 17 kilometers high. Quindi qui si vede la Olympus Mons. Arcia Mons. No, ha detto anche Olympus, perché sono due. Ok. Quindi Olympus Mons e Arcia Mons, e su quello su Arcia Mons è di l'altezza di 17 chilometri. Eccolo qua. And the pressure should be about 1.17 hectopascals there. E la pressione è di 1,7. 1.7 di tono. 1.7. Ok. Also, we see big storms over Arcia Mons. Slide 7. Olympus Mons. Diapo 7. Vediamo anche delle tempeste su Arcia Mons. Dovrebbe arrivare la diapo successiva. Sì, questa è la 7. Sì? Uh-huh. Olympus Mons is over 21 kilometers high. Quindi Olympus Mons è 21 chilometri di altezza. There the pressure should be less than 1 hectopascal. Lì la pressione dovrebbe essere meno di 1 hectopascal. So again, these storms with eye walls, centers that are 5 to 7, 10 kilometers wide should be impossible at those pressures. Quindi tempeste tipo appunto high walls, non so se questo si traduce, no, ok, di questo tipo di altezza non dovrebbero essere possibili. Also, we see giant dust storms where it goes to night. The days turn to night on Mars. Vediamo anche delle tempeste di sabbia così enormi che il giorno diventa come notte, diventa buio. Very much like what was seen in Phoenix, Arizona. Molto simile a ciò che si vede nel deserto di Phoenix in Arizona. In Phoenix, Arizona, when there was a dust storm, the pressure dropped by over 6 millibars. In Phoenix, Arizona, quando ci fu una tempesta dove la pressione si abbassò fino a 6.6 millibar. Perfetto. That's more of a drop than the average pressure on Mars. È un calo di pressione più grande che non ciò che avviene su Marte. Perché non la pressione I correct myself. I must correct myself. It was a pressure increase. Quindi not a drop.
Ah, ok, quindi questo è stato un tipo di alzamento di pressione maggiore di quello che succede su Marte. No, No, praticamente lui ha detto che durante questa tempesta la pressione è salita di più di 6,6 millibar, che ok, attualmente corrispondono a più della pressione stessa media di Marte, che è di 6,1 millibar. ok. Ok? So we to hold up so much dust, there must be a significant atmosphere. Per tenere in giro per aria così tanta polvere ci deve essere una notevole atmosfera che la tenga su. All right. Slide 12? Is anybody seeing these slides? Yeah. You don't see them? Oh, no, I'm not seeing them. Are the slides showing? Yes, if you have a tablet, you can also check live what we are broadcasting now. Okay, all right, that's much better. I thought nobody was seeing the slide. There is a little delay between what we say and what you actually receive from the page of Pianeta Marte, but it's a couple of seconds, no more. So Okay, Ok, good. per All chi ci right, sta fine ascoltando now. in italiano c'è stato un attimo di comunicazione tecnica perché appunto Barry non vedeva le diapo, mentre invece adesso le vede. Quindi All right, tutto so, risolto. all right, we're on slide 12. And this is about snow on Mars, seen in Phoenix. And go ahead. Su questa diapo si vede la neve su Marte, che è caduta nel luogo di atterraggio del Viking 2. ok? All right. And recently, NASA announced that snow falls much faster on Mars than they thought. Quindi la NASA ha detto che la caduta di neve su Marte è più... È stata più veloce di quello che si aspettava. ok. And they announced that the snow was falling so fast that it was like in a thunderstorm on Earth. E hanno detto che appunto la neve cadeva con una tale velocità che sembrava una tempesta di neve sulla Terra. They used the word dynamic to describe the atmosphere then. Hanno usato la parola dinamica per descrivere l'atmosfera in quell'occorrenza, When they should tell us simply it's denser than they thought. mentre invece farebbero prima dire che è più densa di quello che hanno mai voluto ammettere. Slide 13, please. Diapo 13. All right. We think that the ground temperatures on Mars, all the temperatures on Mars are not given right. Noi pensiamo che tutte le temperature sulla superficie Del di suolo. Marte, del suolo quindi, che non siano corrette, But the ground temperatures were supposed to be obtained from boom one of two booms on the Mars Science Laboratory. quindi pensiamo che queste temperature risultino da due, cos'è un boom? Boom sono degli strumenti, delle sonde. Quindi risultino soltanto da un paio di sonde, risultati da un paio di sonde. But boom one broke on landing. Però la prima sonda si è rotta all'atterraggio. And so there were no temperatures given for the ground for 9 months. Quindi per 9 mesi non ci sono state trasmissioni di temperature Del suolo. del At least suolo. on the daily weather reports from REMS, the Rover Environmental Monitoring Station team. Quindi questo invece era erano I rilevamenti del REMS. sì.
Then the government published data that made it look like the temperature varied from 28 Fahrenheit down to minus, well, let's see, 28, 37 Celsius, I think. Just a minute. This is really small here. Yeah. It varied from 37 Fahrenheit down to minus 100. This is too small, the copy I have. I wish I could see Comunque the a quel punto lì il governo, insomma la NASA, hanno pubblicato temperature che variavano da meno 37 Fahrenheit. No, da più 37 Fahrenheit. A più 37 Fahrenheit a sotto 1000 sotto A meno 131. meno 103. 131. Meno 131, ok. Guy Webster at Jet Propulsion Laboratory insisted only the wind sensor broke and not the ground temperature sensor. Guy Webster, il contatto, appunto, ha insistito che era soltanto il misuratore dell'aria che si era rotto, non anche questi sensori. All right, we're going on to slide 14 now. Diapo 14. And I'm going to try to call it up elsewhere so I can see better what I'm talking about. Just a minute. Slide 14. Okay. All right. So on slide 14, we see that 9 months after they gave many warm temperatures, air temperatures, the REMS team dropped them, changed them. Ok, quindi in questa diapo vediamo che dopo parecchi giorni in cui le temperature sono alte, poi improvvisamente le temperature si raffreddano. So for example, on Sol 23, they dropped the temperature from 0 to minus 16 for a high air temperature. Quindi per esempio nel giorno Sol 23 la temperatura è andata tra... Ha detto 23? 43. On Sol 31, they dropped it from minus 3 to minus 23 Celsius. Sì, era partito da qui. Sì. Quindi invece sul 31 è andato da meno 3 a meno 23, mentre il 23 Sol era da 0 a meno 16. Slide 14 documents many such changes between Sol 23 and Sol 179. Quindi questa diapo documenta moltissimi cambiamenti di temperatura fra il Sol 23 e il Sol 179. All made by NASA 6 to 9 months after they had told us something else. Tutti questi cambiamenti pubblicati e fatti dalla NASA molto tempo dopo che noi avevamo comunicato con loro. Slide 15, please. Diapo 15. Okay. On slide 15, this is, I show you how we document what NASA says one day and how they change it the next. Questa è una diapo che mostra come noi documentiamo ciò che la NASA dice un giorno e poi cambia il giorno dopo. So whenever REMS publishes weather, we look at the following factors. Quindi ogni qualvolta che REMS pubblica il tempo atmosferico, For each Martian day, the pressure, noi catturiamo per ogni giorno appunto la pressione, la temperatura, the maximum and minimum air temperature, massima e minima dell'aria, the air temperature range, quindi la gamma di temperatura dell'aria. We divide that by 40 to 40 degrees Celsius to compare with deserts on Earth. Poi la dividiamo per 40 gradi Celsius
per paragonarla alla temperatura del deserto terrestre. We do this because the maximum change in air temperature from day to night on Earth is about 40 degrees Celsius. Questo perché la più grossa... Differenza. Sì, ma c'è un nome per quello. Sì, sì, escursione, perfetto. La più grossa escursione è proprio questa di 40 gradi nel deserto terrestre. But there are places on Earth, like in Montana, where it can be much more of a change, over 50 Celsius. Ci sono anche altri posti sulla Terra, per esempio nel Montana, che questa escursione può essere addirittura di 50 gradi di differenza Celsius. So that was column H. Now, column I. Sorry? Now we look at column I on this slide. It's maximum ground temperature. Yes, maximum ground temperature. In the same slide? Yes, same slide 15. Okay. Okay. Yeah. You'll notice that column I is just about all red, meaning it's above freezing. Quindi questa è nella stessa slide, column I è tutto in rosso. La colonna And the temperatures are in there. They range from 9 degrees up to above 0 to 15. Quindi qui la gamma di temperatura è da 9 gradi a 15, sopra lo zero. 15 degrees is a nice day. È una bella giornata, sì. Column J is minimum ground temperatures. La colonna J. And then we look at the change in ground temperature from day to night. Qui c'è il cambiamento nella colonna J della temperatura sul suolo fra giorno e notte. You can see that many of these temperatures are drops of over 90 degrees Celsius. Molte di queste temperature diminuiscono di 90 gradi Celsius. In column L, we look at the change in temperature during the day from the ground to 1.5 meters high, where the temperature sensor is. Quindi la colonna L, la differenza in temperatura fra livello del suolo, ma fino a un'altezza, una certa altezza, 1,5 metri, sì. And here we find temperatures that range on this one from 16 degrees warmer on the ground to as much as 26 degrees, 27 degrees Celsius, 26. They changed the 27. Quindi qui le variazioni sono da 21 gradi a 26. A 26. 27. Sì. Da 19 a 27 gradi. Sì. This is all over 1.5 meters. Questo all'altezza di 1,5 metri dal suolo. We also look at the nighttime change in air temperature to ground. Quindi qui invece La colonna M. La colonna M, cambiamento di temperatura durante la notte. Usually not so much. Tra il suolo e l'aria e non c'è quella grossa differenza. No. Then in column N, we look at the same place in the orbit 1 Martian year earlier and take the pressure there. Nella colonna N guardiamo allo stesso periodo un anno precedente nell'orbita di Marte. In column O, we say how many pascals, not hectopascals, how many pascals the temperature dropped from the previous year. Ok, nella colonna O vediamo in Pascal, quindi non hectopascal, di quanto la pressione è cambiata dall'anno prima. The pressure may drop because the rover is climbing up the mountain where there's less pressure.
La pressione potrebbe in questo caso cambiare perché la sonda rover sta salendo una montagna e quindi la Sale di pressione... quota. Sì. Sometimes, as with column Q, we see that NASA had changed pressures before, and then we note that. Come vediamo nella colonna Q, si vede che la NASA ha cambiato i dati e noi questo lo evidenziamo. Columns R and S look at the ultraviolet radiation from at this year and then the previous year. Colonna R si vedono le radiazioni ultraviolette, la differenza fra un anno prima e adesso. L'anno dopo. Sì. Until March of this year, every time we flagged a problem, we brought attention to a problem in color, NASA or the REMS team changed their data the next day. Fino a marzo di quest'anno, ogni volta che noi abbiamo fatto notare dei problemi o delle incongruenze, la NASA ha sempre cambiato i dati dopo aver ricevuto le nostre informazioni. So, for example, if you look on the left towards the bottom, find Sol 1605, 1605 in column A. Sì, yeah. Quindi se guardiamo in fondo a sinistra di questa diapo, 1605 rivisto. The previous day, REMS said the pressure was 850 hectopascal. I'm sorry, 850 pascals. Quindi With this day, they dropped it to 815. Ok, quindi il giorno prima in quella colonna i dati di quei dati sì, erano 1800 No, 815. 815 Pascal, sì. So here I colored the box with 815, and then on the right I made a prediction in red that they would change that reading. Quindi qui ho colorato la casella in rosso, quella che dice 815, e ho fatto la previsione di come avrebbero cambiato il giorno dopo le informazioni. And in fact, they did so. They increased the pressure from 815 up to 846 pascals. E infatti è stato esattamente così perché l'hanno aumentata il giorno dopo da 815 a 825, 826. They also, as I predicted, changed the temperatures for Sol 1605. E come anche avevamo previsto, hanno cambiato le temperature per il Sol 1605. So it was an air temperature range of minus 54 to minus 41. Quindi la temperatura dell'aria da meno 54 a 41. And I'm sorry, wait a minute. I'm sorry, that was minus 13 to minus 54. They changed the minus 54 the next day to minus 73. Quindi l'hanno cambiata il giorno dopo da meno 54 a meno 73. And the range of temperatures, they changed that one from 41 to 60 degrees Celsius. E anche lì la temperatura l'hanno cambiata da meno 41 a meno 60. Now please go to slide 16. Diapo 16. Here you see how I prove these changes. Qui si I vede do a come print screen when I see a temperature or a pressure that looks off the curve or wrong. Quindi qui in questa slide si vede come ho la prova di questi cambiamenti. One when they change it as I predicted. Quindi qui si vedono i cambiamenti che io ho predetto.
So on the left here, we see Sol 1604 with a high pressure of 850 pascals. Allora, qui vediamo... Sorry, can you repeat? Yes, on the left, on slide 16. That's what their report looked like, showing 850 pascals. Ok, quindi sulla sinistra si vede il report, quello originale. Che riporta 850 pascal di pressione. Okay, that was Sol 1604. Il Sol 1604, 1604. And 1605, you see the 815 pascals. 1605, quindi il giorno dopo vedi 815 pascal. So the following day, Sol 1606, they're back up to 850. E il giorno dopo sono a 850. But then on the right, it shows how they changed Sol 1605. E quindi sulla colonna a destra si vede come hanno cambiato quel giorno, quel Sol 1605. Sì. To change 815 pascals to 846. Hanno cambiato il valore da 815 a 846 pascal. Sì. So now we go to slide 17. Okay. Okay, now after March, they had been when they had been changing slides for years, data for years. They no longer went back and changed it because they knew I was doing this. Quindi da marzo in poi hanno smesso di fare queste correzioni perché sapevano che Barry stava tenendo d'occhio e stava controllando. But you can see how I highlight the problems, especially with temperature. Ma comunque si vede benissimo come lui ha evidenziato questo problema, specialmente per quel che riguarda le temperature. So if you look at the minimum ground temperatures, se guardi le temperature minime al suolo, between Sol 1701 and 1705, they're between minus 78 and minus 87. Quindi tra il Sol 1705 e 1706. And then suddenly, minus 106, minus 105, and one that was minus 128. Sì, improvvisamente appunto le temperature vanno da meno 106 e poi fino a meno 128. On the right, I point out this is insane. Qui a destra ho scritto questo è completamente fuori. All right. Let me see. I thought I had one over here. All right. So slide 18. Diapo 18. All right. On slide 18, I show how the temperatures have varied throughout all the months and years since landing on Mars, since MSO landed on Mars. Ok, questa diapo mostra tutti i cambiamenti delle temperature dal momento in cui c'è stato il primo atterraggio su Marte. The high temperatures are not too hard to believe. Le temperature alte non sono così poi incredibili. But on slide 19, the low temperatures are very hard to accept. Ma sulla diapo 19 le temperature minime sono difficili a credersi. So ground temperatures at night were varying between minus 60s, minus 70s, minus 80s, to minus 90s.
Quindi le temperature del suolo di notte variavano da meno 60 a meno 70. But all of a sudden, in the third year there, temperatures at night were as cold as minus 136 Celsius, they say. E però improvvisamente nel corso appunto del tempo, improvvisamente le temperature di notte vanno a meno 136. Slide 20, please. Slide 20. Slide 20. Slide 20 shows the fiasco, the data reporting fiasco. Questo mostra proprio il fallimento totale dei dati riportati ufficialmente. Here for 9 months, every day they had sunrise at 6 a.m. and sunset at 5 p.m. Qui praticamente per mesi avevano il sole che sorgeva alle 6 di mattina e che tramontava alle 5 di sera, tutti i giorni per mesi e mesi. That's 11 hours of daylight. 11 ore di luce solare. As my son, Dr. Roffman, pointed out, there is never a day with that little amount of sunlight near the equator at Mars Science Laboratory. Come suo figlio David gli ha fatto notare, non c'è nessun giorno con così poca luce solare sull'equatore marziano, non esiste. And again, all the wind data was wrong. E anche tutti i dettagli, tutti i dati riguardanti il vento erano comunque sbagliati. Slide 21, please. Ok. On slide 21, again, print screens show that show sols 1708, 1709, and 1710. Ok, queste sono le copie delle schermate che mostrano i dati relativi al Sol 1708, 1709 e 1710. Notice that the air temperature low for all three sols is minus 76. Notare che tutte e tre le giornate mostrano la temperatura dell'aria di meno 76 Celsius. La temperatura minima. Minima. Notice the ground temperature lows, minus 87, minus 128, and minus 86. Notare però che la temperatura del suolo minima è meno 87, meno 128 e meno 86, quindi variazioni. So if we believe them, there was no drop in air temperature to cause the ground to get so cold on 1709. Quindi se credessimo a questi dati non c'è stata correlazione fra la temperatura dell'aria e le differenze della minima sul terra, sullo suolo. This is an example of nonsense data. Questo è un esempio di dati che non hanno senso, che non vogliono dire niente. Slide 22, please. Ok. Again, boom 1 was supposed to be damaged, and that was supposed to measure ground temperatures. Quindi la prima sonda boom dovrebbe essersi appunto danneggiata all'atterraggio e che quindi non avrebbe dovuto poter trasmettere dati. Marco, do you want to say something about what looks like corrosion on that boom? Yes, sì, volentieri. Qualche mese fa abbiamo visto questa immagine pubblicata, regolarmente pubblicata sul sito di Curiosity. Quindi some time ago we've seen this image published on the website of Curiosity. E quando l'ho guardata nel dettaglio ho notato questi segni di corrosione So when I looked at it in detail, I noticed the signs of corrosion che non erano presenti in foto precedenti. that were not visible in previous pictures.
E quindi mi sono chiesto com'è possibile. So I asked myself, how can that? E anche perché se è stato un agente chimico a corroderlo, è stata una muffa, è stato un processo ossidativo, in ogni caso non avrebbe senso. I was starting to ask myself, was it a chemical agent or some sort of Quindi, fungi? But it didn't make any sense. ma quando ho provato a pubblicarla sui normali canali non ha ricevuto poi una grande attenzione. And then when I tried to publish it onto the usual channels, it didn't stir up much interest. Anche se secondo me dovrebbe turbare un attimo questa immagine, perché implica che un qualche processo che attualmente noi riteniamo impossibile in realtà si verifica. And in my opinion, this is quite important because it would point to some process that at the moment is not believed to happen, might actually have happened. May I chime in for a moment here? Sure. In my view, it looks like the part on the left-hand side of the screen is due to corrosion, as Marco indicates. Io penso che l'immagine sul lato destro corrisponde a corrosione, come Marco dice. However, the part where we have the yellow arrow drawn, that looks more like mechanical damage. Però la parte che è indicata dalla freccia gialla sembrerebbe indicare più un danneggiamento meccanico. Could be due to a collision with a rock or some other object. It's kind of hard to tell. I mean, we don't have a time record. What happened to this thing? Potrebbe avere a che fare con l'impatto contro una roccia o qualche altro impatto, ma è difficile poter dire con certezza senza avere immagini più chiare. Marco, please continue. Sto cercando di ricostruire l'evoluzione nel tempo di quella cosa. I'm trying to put together the following of this incident, of this detail in time. Per cercare di vedere che tipo di evoluzione ha avuto, perché se come supponi tu, dovrebbe essere qualcosa avvenuto di colpo, improvvisamente. Yeah, trying to reconstruct, because if it is, as you say, a mechanical or a like impact reason, I'm trying to figure out at what point that could have happened. Se invece fosse un processo di tipo corrosivo, chimico o biologico, avrebbe sicuramente un'evoluzione più graduale, quindi si vedrebbe nelle foto un cambiamento non immediato ma graduale. So if instead it had a biological or a, corrosion reason, then that would show in other images in a gradual, slower way. Okay. Marco, I look forward to seeing how you follow that up with other images. There were clearly rocks that fell on the Mars Science Laboratory. Ok, Barry è molto curioso di vedere come procede la ricerca di Marco in questa area. C'erano sicuramente delle rocce coinvolte. This occurred on landing when the rocket blew rocks onto the deck of the Curiosity. Quindi al momento dell'atterraggio ci sono state delle rocce che sono saltate e che hanno probabilmente colpito la sonda. And while I do not have a slide showing it in my report, Mars Correct. Non ho una diapo, un'immagine che mostri questo nel documento Mars Correct.
critique of all NASA Mars weather. O in quello appunto su Mars, sul tempo di Marte. On page 9, figure 5b, I show these rocks. In quest'altro documento lui mostra queste immagini di queste rocce. Yes, sì, lo so, ci credo. Yes, I believe you. Ma come dicevo prima, si tratta di analizzare se questo danno è avvenuto effettivamente per una roccia o se invece si è creato in maniera graduale. Questo è il punto. Yeah, I believe you, but what I want to research is through the timeline to see if it is something that just happened, like from a rock, impact with the rock, or if it was something more gradual. And this is very important. Yes, E questo è molto importante, sì. Because, as David says, the picture, the right side of the picture looks like a rock maybe hit it, but it looks like corrosion on the left side. David, per esempio, dice che sulla destra sembra un impatto con una roccia, però sulla sinistra sembrerebbe invece più corrosione. Sì, anche perché in effetti anche la vernice ha cambiato colore, o quella che sembra essere la vernice. Looks like the paint of what looks like paint has also changed color. Yes. Slide 23, please. Ok. This shows what the early REMS reports look like. Questo fa vedere come i primi rapporti del REMS che aspetto avevano. So it shows on Sol 23, the pressure was 7.4 hectopascals. Quindi fa vedere che su Sol 23 la pressione era 7,4 hectopascal. On the bottom, you see that by September 5th, by Sol 30, the pressure, I'm sorry, on the right side, on the right side, you see the pressure up to 747 hectopascals. E a destra il rapporto del giorno del 29, Sol 29, la pressione va a 747 hectopascal. But the next day, the pressure was down to 747 pascals, not hectopascals. Ups. Il giorno successivo invece va a 747 pascal, non hectopascal. There were many errors like this noted. C'erano molti errori di questo tipo. We noticed that also. È colpa nostra. Siamo stati noi. It's our fault, says Matteo. We were to do that. No, ma a parte gli scherzi, è successo qualcosa veramente. Well, leaving jokes aside, something really happened. Now, both of us brought this to NASA attention. Entrambi, sia io che David, abbiamo fatto notare alla NASA questi errori. On September 2nd, 2006, I called Jet Propulsion Laboratory. Quindi il 2 settembre 2006 ho chiamato JPL. And told them they need to bring out President Obama to make the announcement of 740, at that day I think it was 2 pascals. E gli ho chiesto che il presidente Obama avrebbe dovuto annunciare che appunto erano 747 pascal. They didn't like me, so they ignored me until Marco called REMS. Quindi non è che hanno apprezzato molto questo commento e non hanno fatto niente finché Marco non ha contattato REMS facendo notare lo stesso errore. And then when Marco and Matteo spoke to REMS,
they trembled and they changed it to pascals from hectopascals. Quindi quando appunto Matteo e Marco hanno fatto notare questo, allora loro hanno finalmente corretto questo errore. E infatti noi lo abbiamo anche documentato. Sì, And yeah, they've also documented it. se aspettate un attimo vi facciamo vedere un attimo. Nel frattempo Marco is going to show you this. Nel frattempo, in breve, in quel periodo noi abbiamo seguito giorno per giorno quelli che erano i dati di temperatura e pressione da parte del REMS. So in that period they were following the data, the reports on temperature and pressure every day. Li abbiamo raccolti e abbiamo preparato l'articolo che Marco vi farà vedere, perché noi avevamo il sospetto che qualcosa sarebbe successo. So they collected the data and they put it together in the report that Marco is about to put up, because they were suspecting something was going to happen. Infatti sarebbe stato troppo clamoroso vedere quelle ettopascal, mi sembrava troppo strano. Qua vediamo per esempio già nel Sol 24 la pressione di 735 hectopascal lì a sinistra. So in the Sol 24 we see the pressure of how many? 735 hectopascal. 735 hectopascal. Che poi diventa 742. That becomes 742. E va avanti per un tot così. And keeps on like that for a while. Finché non mandiamo un messaggio a quelli del REMS. Until we contact REMS and send them a message. E gli facciamo presente che c'è una discussione nella quale si sta affrontando questo probabile errore, non si sa ancora. And we make them aware that there is a discussion regarding this possible error. E poche ore dopo la comunicazione, come si vede, siamo passati da 747 ettopascal, sempre nello stesso giorno, a 747 pascal. And we see that within a few hours they go from 747 hectopascal to 747 pascal. E non solo, abbiamo anche pubblicato, diciamo, vabbè, a parte alcuni riferimenti sulla temperatura e sulla pressione che non ci tornavano, abbiamo pubblicato anche questa discussione che si vede qua sulla sinistra. So together with the data that didn't quite fit regarding temperature and pressure, we also published the discussion that was going on. This was on social media, on Facebook, huh? Yes. Okay. E praticamente sarebbe la discussione che poi noi abbiamo segnalato al REMS spagnolo. And this is the discussion that they've signaled to the REMS in Spain. Questa discussione era su un sito, penso, Un forum della NASA. era su un forum della NASA, poco tempo dopo è stata cancellata. Noi per fortuna This discussion was on a site from NASA, and shortly after it was taken off. e per fortuna noi avevamo fatto una copia e poi Luckily, they got a screenshot of it. E abbiamo comunque abbiamo fatto bene anche a fare screenshot di tutto quello, perché praticamente il sito del REMS è stato ricostruito, rifatto. So we've been very lucky to have taken, or it's been smart to take screenshots of everything, because the REMS website has been completely redone. E tutti questi dati sono spariti. And all Cioè, these documents, all these data has been taken off.
Ma c'è più né Pascal né ettopascal, tutto corretto, tutto a posto. You don't see Pascal or hectopascal. It's all corrected. It's all looking nice. And it's all lies. Yep. So we get back to your slide. Torniamo Slide indietro. 24, please. 24? Okay. All right. David did an analysis of 8,311 hourly weather reports from Viking 1 and Viking 2. Quindi David ha fatto l'analisi di 1.300 report su l'analisi della pressione. David, you want to tell them about it? This was actually a fairly easy task to do. The information was originally presented through Washington University's website in a format that is less than ideal. So, queste informazioni sono state presentate inizialmente sul sito dell'università in un formato che non era proprio ideale. So I dealt with this issue by simply dumping everything into text files. Quindi risolto il problema mettendo tutte le informazioni in semplicemente un file di testo. And then I used MATLAB to clean up that data. E poi appunto ho ripulito questi dati. So that's basically all there is to it. I mean, just use a coding language and text files. Not very hard. Or at least for me, it's not. All right, David, are you looking at slide 23? I'm looking at slide 24 right now. That's what you 23. said. I'm sorry, 24 is right. 24 is right. Okay. What can you tell us about their 1 millibar equals 100 hectopascal? That's the kind of mistake where I basically butcher my students' grades for doing. It's not good. Ok, I used to quindi teach. qui si vede proprio l'errore dell'equiparare un millibar a 100 hectopascal. Ma ecco, qua voi avete fatto una piccola annotazione. Here you've made an annotation. Voi dite no, deve essere 100 Pascal l'indicazione. So you wrote no, it has to be 100 Pascal. Ma in realtà loro insistono perché non scrivono solo un millibar uguale 100 hectopascal. But in reality, they really stick with it. Perché subito dopo rinforzano dicendo dove la sigla di hectopascal uguale hectopascals. So they insist on the error. They are very consistent with it, because later they also say that the symbol for Pascal, what was it? Is actually real hectopascals. Quindi non dovrebbe essere proprio un errore, sembra veramente una cosa voluta così. So it doesn't look like just a mistake. It looks as if they mean to put it like that. Here, le dico questo perché abbiamo anche in questo caso abbiamo notato la stessa cosa quando abbiamo analizzato i dati della pressione dei Viking. So I'm pointing this out because we noticed the same thing when we're looking at the data of pressure from Viking. E la sigla MB millibars avrebbe dovuto corrispondere a 1 hectopascale e non a 100. So there, also there, the 1 millibar should have corresponded to 100 Pascal, not hectopascal. E in effetti abbiamo avuto un po' il sospetto, più o meno velato, che in realtà la sigla MB fosse una sigla di comodo. So we got
the sneaky idea that MB was more like a, yeah, something that was handy to use for them. In modo da farlo sembrare in realtà un valore 100 volte più piccolo di quello che è. So in order to make it look like a data, like a number, a lot smaller than what it actually is. Cosa ne pensate? What do you think about it? I think that when it comes to Mars data, we must know something about not only what the data says, but who gave us the data. We must know something about the people involved. Quello che penso è che non solo dobbiamo sapere i dati riguardanti Marte, ma anche chi ce li propone. And we have not only analyzed the data, but we have gotten to know the people involved very well. E quindi noi non abbiamo soltanto analizzato i dati, ma siamo anche giunti a conoscere la gente coinvolta molto bene. Great. When David first wrote his report for Embry-Riddle, Professor Tillman, who did this Viking data, was very opposed. Quindi quando David ha scritto il suo primo rapporto per l'Università Emory, il professore Tillman non era molto d'accordo. But later, Professor Tillman called our home to apologize to David. Però successivamente il professore Tillman li ha chiamati, gli ha telefonato e si è scusato con loro. He told us his family insisted that he do so. Ha detto che la sua famiglia, i suoi familiari hanno insistito che lui li chiamasse. But he never explained if by family he meant wife, son, daughter, or maybe NASA. Però non ha mai spiegato cosa intendesse come famiglia, se voleva dire la moglie, il figlio, i parenti oppure la NASA. Slide 26, please. Just a moment, vorrei aprire una piccola parentesi a questo riguardo e farle vedere un paio di diapositive. Now, regarding this, I'd like to show you a couple of slides. Okay. Just a moment that I load the slide. Noi nel 2012, quando abbiamo pubblicato il nostro primo documentario, abbiamo tirato fuori anche noi la faccenda di Tillman. So in 2012, when we did the documentary, we've also looked at the Tillman question. Come può notare, c'è una pubblicazione del professor Levin. So as you can see, there's a paper published by Professor Levin, il quale parla di un evento avvenuto durante il Sol 41 della missione Viking 2. and he's talking about something that occurred during the Sol 41 of the mission Viking 2. E parla del fatto che la temperatura si è fermata per un certo periodo intorno al punto di scongelamento dell'acqua. And it's talking about the temperature of the soil beneath the collector head of the Viking 2 site, reaching 273 degrees Kelvin, so 8 degrees centigrade melting point of water ice at 1421 local lander time on Sol 41. Ok, però se noi guardiamo alla parte destra di questa immagine, vediamo rappresentati in un grafico i dati di Tillman. So if we look at the right hand side on the chart, we see the graph of Tillman's data.
che mostrano qualcosa di simile, qua indicato con una doppia freccia gialla, that show something similar with the two arrows in yellow, più o meno alla stessa ora indicata da Levin, roughly at the same hour indicated by Levin, con un piccolo problema. with a little problem. La temperatura qui sarebbe stata di meno 36 gradi centigradi. That here temperature would have been of minus 37 centigrades. Allora abbiamo provato a sovrapporre i dati del Viking 2, della temperatura, So we tried to superimpose the temperature data from Viking 2 con il calcolo teorico della temperatura with a theoretical calculation of temperature che quella zona dove è atterrato il Viking 2 avrebbe dovuto raggiungere. that that area where Viking 2 landed should have reached. In particolare la linea blu mostra la temperatura del suolo So the blue line shows the ground temperature, e la linea rossa è calcolata su una superficie ghiacciata. and the red line is calculated on an icy surface. Questo perché ovviamente il ghiaccio e il suolo hanno due albedo diversi This because ice and ground have two two different albedos, e quindi assorbono due quantità diverse di energia. so they absorb two different quantities of energy. Come si può vedere, però, i dati del Viking non toccano mai la linea blu. But as you can see, the Viking data never touch the blue line. Ma se noi aggiungiamo i 36 gradi di differenza tra le asserzioni di Levin e quelle di Tillman, But if we insert the 36 degrees of difference between Tillman and Levin's, come potete vedere da quest'altro grafico, la cosa ha un senso molto più comprensibile. so from this graph you see that it makes a lot more sense. Perché le temperature massime in estate effettivamente raggiungono la linea blu So because in fact during summer temperatures reach the blue line. e si nota come durante l'inverno i dati si avvicinano alla linea rossa. And you can see while as during winter the data get closer to the red line. Come ci si aspetterebbe in effetti da un suolo che è sgombro da neve durante l'estate e di nevato invece durante l'inverno. As you would expect from a soil that is covered in snow in winter and free from snow in the summer. Ok, I will be back. Tornerò alla diapositiva di prima. Do you remember which was the number we reached with the slides? Yeah, we're up to slide 25. I was going to go. I just want to make a comment about Gil Levin. Yes. Vorrei fare un commento riguardante Bill Levin. And the comment is that he is the man who gave us the labeled release experiments on Viking 1 and Viking 2. In realtà è quello che ci ha dato label release, cioè È un gli ha dato esperimento, sì, l'esperimento LR sulla missione Viking 1 e 2. Sì, è stato il curatore, diciamo. Ok. In both on both landers, he said they detected life. In entrambi gli atterraggi lui ha detto che hanno riscontrato dati che
che confermano la vita, la presenza la di presenza di vita. sì. And I noticed that when I looked at the people who agree with him on his site, that he gives people like John Newcomb, a retired Viking manager. Quindi sul suo sito ho notato che quelli che sono d'accordo con lui, fra questi c'è per esempio, what was the name? John Newcomb. John Newcomb Della NASA. della NASA, sì. And other people from NASA that are retired. E altre persone che però non lavorano più per la NASA, sono pensionati. But when I look for email addresses of those who say he may have found life, not that he did, but he might, that's where you see the NASA email addresses. Ecco, però quando vedo i nomi e gli indirizzi mail di persone che dicono che potrebbe avere trovato tracce di vita su Marte, sono sempre indirizzi email di gente che lavora correntemente alla NASA. With people like Dr. Chris McKay at NASA Ames. Quindi come per esempio Chris McCain alla NASA Ames. Carol Stoker at NASA Ames. Terrell Stoke pure a NASA Ames. And Michael Mumma at Goddard Space Flight Center. Michael Mumma al Goddard Space Flight Center. But only people are retired say for sure he found life. Soltanto quelli che non lavorano più lì dicono che sì, ha trovato tracce di vita. Posso immaginare perché. I can imagine why. Yes. And this gets back to what I said about knowing the people and who are issuing the data. E And what their agendas are. questo ritorna esattamente a quello che dicevo prima sul fatto di conoscere la gente che dà le informazioni e che dà i dati. All right, on slide 25, and I want to try to speed it up a little bit. This picture, I'm sorry I don't have the GIF. This shows a sand dune, a giant sand dune on Mars. Questa immagine mostra una duna di sabbia gigante su Marte. And it moves. E si muove. And on the right, the white rock that I'm pointing to later got covered. Quindi sulla destra si vede una roccia bianca che col tempo viene coperta da questa duna di sabbia. The dune is moving from left to right. La duna si muove da sinistra a destra. Very much like the dunes in Namibia, Africa. In maniera molto simile alle dune in Namibia, in Africa. But such movement would be impossible on Mars with no pressure behind the winds. Questo tipo di movimento sarebbe impossibile senza pressione dietro al vento su Marte. All right, slide 26. Okay. This is another example of how REM's team publishes weather based on what we say. Questo è un altro esempio di come REMS pubblica dati successivamente a quello che noi abbiamo detto. Originally, REMS said they could not measure above 1,150 pascals. Originalmente REMS diceva che non potevano pubblicare, non potevano avere dati al di sopra del 1150 Pascal. Ci sarebbe stato il limite del barometro installato sulla sonda Curiosity. Yeah. Here you'll notice on Sol 369 the pressure was 865. Qui si vede che in Sol 369 la pressione è di 865. And also to the right on Sol 371. Sì.
sulla destra, la colonna destra, Sol 371, lo stesso. But on Sol 370, they recorded 1149, and this is an average. It would have been passed. Quindi invece sulla colonna centrale, Sol 370, qui ha registrato un 1149. So we think when we pointed, I pointed this out to Jet Propulsion Laboratory. Quindi io ho fatto notare we changed the next Sol to 865 to go back what it was before. Ho fatto notare che appunto dopo questo innalzamento poi il giorno successivo è ritornato alla quota del giorno prima. Slide 27 shows the best way to interpret NASA data from Mars. Questa diapo mostra la maniera migliore per interpretare i dati della NASA. I think Americans would say bullshit. Yes, they took the 1149 and dropped it right back to 865. 7 months after they published the 1149. Quindi 7 mesi dopo praticamente hanno cambiato i dati dopo che appunto gli era stato fatto notare questa incongruenza. So to my friends at NASA who watch me and read our sites every day, we are watching you too. Quindi per quelli che ci stanno controllando dalla NASA, i suoi amici, anche noi li teniamo sott'occhio. Affetto, amore reciproco. Ecco, sì, reciprocal love and affection, yes. Lots of. We're falling in love. Slide 28. Okay. Now, on slide 28, Yes. actually, we see here that the REMS team never published relative humidity on a daily weather report. Quindi il team REMS non ha mai riportato l'umidità relativa in tutti i giorni, nei rapporti giornalieri, esatto. Sì, sì. But they did publish this on June 27th, 2013, about a few days when they looked at relative humidity. Quindi però questo giorno, 27 giugno 2013, hanno pubblicato questo, riguardante appunto l'umidità relativa dell'atmosfera. Please notice that the relative humidity varies from as high as about 60% down to as low as perhaps 5%. Notare che ci sono delle variazioni appunto molto ampie. Slide 29, please. Yes. This slide links where the Mars Science Laboratory was when it got these readings. And in fact, you can see that from the beginning to the end is not more than about 500 meters. Okay, and quindi yet you have this large variation in relative humidity. Questa diapositiva mostra l'area dove c'è la sonda del REMS e che si vede che appunto è un'area limitata più o meno di 500 metri. Sì. Slide 30. And excuse me a minute. Okay. On slide 30, we note that temperature and pressure measurements we've shown are often wrong. You cannot get relative humidity right if your temperature and your pressure measurements are wrong. Quindi se le misure di temperatura e pressione sono sbagliate, le misure anche dell'umidità relative devono essere sbagliate pure quelle. Sì, perché sarebbero incalcolabili in realtà. Now,
On September 26, 2013, JPL announced there are 2 pints of water in every cubic foot of soil. So I'm sorry I did not convert this to metric. Quindi il 26 settembre del 2013 annunciano che ci sono 2 pinte di acqua in ogni piede cubico di suolo marziano. 1 minute and I'll grab about a pint of water. While he does that, I actually need to use the Sì, restroom, if you'll excuse infatti me. 4 litri. 4 litri. Un piede cubico cos'è? 2 pinte sono 4 litri? Sì, abbondanti. È un piede circa 30 centimetri, quindi Ecco, quindi 3 per una 3 bella per 3 densità. sono circa 27 litri di suolo. Contengono quanto? 4 litri 4 d'acqua. abbondanti. Ok, quindi 27 litri di suolo contengono circa 4 litri d'acqua abbondanti, che non sembra per niente poco. No. No. So about 2 pints of water in every cubic foot. So like this. And this is a lot of water to have so close to the surface. E questa è una quantità d'acqua molto alta da avere vicino alla superficie del suolo. We don't think it's possible. Noi non pensiamo sia possibile. Slide 31. Non è possibile con i valori attualmente accettati. That's not possible with the values that are now officially accepted. Con i valori che lei propone e che vengono fuori anche dai nostri calcoli, in realtà sarebbe possibilissimo. With your work and our calculations, that would be possible. Absolutely. Slide 31 summarizes early problems with Mars Science Laboratory weather reports. In questa diapo si vedono i problemi iniziali con il report del tempo della sonda, del laboratorio spaziale. And you can read the list and translate. People following us in English can read the list of problems. Mm-hmm. Quindi i tempi fra... Oddio, okay. Sì, vabbè. Le ore del sorgere del sole e del tramonto sono sbagliati fino al maggio 2013. 1. 2. La costante dei venti sbagliata. 3. L'umidità relativa manca sempre. 4. I giorni sono numerati sbagliati e le temperature vengono riviste e riadattate. 5. Il modo di scrivere i mesi è sbagliato all'inizio, quindi punto sbagliato nell'orbita e distanza sbagliata dal Sole. 6. Le temperature esatte della superficie vengono pubblicate con esattezza, con un'accuratezza di 18 gradi Fahrenheit, ma questo è inutilizzabile. Poi pressione sbagliata, unità di pressione sbagliati usate, oppure pressioni proprio fuori dai limiti dal 2012 al 2017. 8. Allora, consistentemente pressione sbagliata dal sensore con una gamma da 0 a 11,5 millibar
rispetto invece alla vera gamma fra 0 e 1 e 1025 millibar. Sì, questo perché in realtà, come mostrato nella ricerca di Roffman, si vede benissimo come il sensore di Curiosity dovrebbe andare da 0 a 11 millibar e mezzo. Questo dovrebbe essere il range ufficiale. But this is shown very clearly from your research because of the perché il sensore della pressione, quello ufficiale, dovrebbe avere un range solo da 0 a 11 millibar e mezzo. Because the pressure sensor would have a range only until that figure, only between those figures. 0 e 11.5. Ma in realtà esiste l'indicazione che probabilmente esiste un secondo sensore che arriva fino a 1025 millibar. But in reality, it would appear that there is a second pressure sensor that has the range of 0 to 1025 millibar. Yeah, I'm going to go out of sequence a bit and show you what NASA has had to say, REMS team has said about their pressure sensors. Would you please go to slide 43? Ok, adesso ci mostra quello che appunto la NASA ha avuto da dire riguardo appunto ai sensori della pressione. Ok. There we are. All right, now on this one, this is what they had originally. And it said that the pressure sensor went from 1 to 1,150 pascals. Quindi questo So è 11.5 hectopascals. questa è l'informazione originale che avevano e dicevano che era la gamma fra 0 e 1150 pascal. Now go to slide 46, two later. Sorry? Due slide dopo. Slide 46. 46. Is this? Is this the one? Yeah. 40 should say 1,400 pascals. 46. Okay. Ok. Mm-hmm. There Got we that? are. Yeah. All right, this is from a recent REMS weather report. Questo invece è da un REMS report più recente. And you can see highlighted in the red on the left, 0 to 1,400 pascals, that's 14 hectopascals, not 1,150. E qui si vede che appunto è diverso da 0 a 1400 pascal Invece dei 1500. Dei 1115. 1115 che era. Sì. Che era in origine. They changed this because we were finding pressures they published above 1,150 pascals. E loro hanno cambiato questo perché loro trovavano, allora loro la NASA del REMS, ma questo perché appunto i signori Roffman avevano trovato invece dati che erano oltre questi 1150. Now the question comes up, are they changing numbers because they're fools or liars? Adesso la domanda che viene fuori è questo è perché sono un po' semplici oppure perché dicono balle? Slide 47, please. Okay. This is the abstract presented by the Finnish Meteorological Institute. Questo è un documento pubblicato dall'Istituto Meteorologico finlandese. Who made the pressure sensor for Phoenix and for Mars Science Laboratory. Quello che ha prodotto i sensori per la missione Phoenix e la missione Mars Science Laboratory. It was published at the American Geophysical Union in the fall meeting in 2012.
Quindi questo è stato pubblicato all'Istituto Geofisico Americano nel 2012. The article was pressure and humidity measurements at the MSL landing site. In basso. Quindi sì, questo è l'articolo sulle misurazioni della pressione. Supported by modeling of the atmospheric conditions. Facendo un rapporto sul modello delle condizioni. And if you look at the lower right, highlighted in red and yellow, E sulla destra quello che è evidenziato in rosso e in giallo, they reveal the true pressure sensitivity of up to 1025 hectopascals. e lì rivelano la vera sensibilità di questo strumento a 1025 hectopascal. Now, well, some people think they have made a mistake of 2 decimal places. C'è chi pensa che abbiano fatto un errore di 2 decimali. 1025 is not a decimal multiple. It's not a power of 1050 or 1400. Quindi non è né un multiplo né un prodotto di 1025 o di 1215 o sì. Now, what I say, the calibration is optimized for 4 to 12 hectopascals. Io direi che appunto la calibrazione è ottimizzata da 4 a 12. And we're quite capable of reading pressures like on Earth. Anche se era capace di rilevare pressioni simili a quelle terrestri. Vorrei anche farle notare un piccolo dettaglio. I would like to point a little detail to you as well. Il range di temperatura qua dovrebbe variare da meno 45 a più 55 gradi. The temperature range should vary between -44 to +55. 55, yes. È assolutamente fuori da quelli che sono i range di temperatura che normalmente vediamo nei dati del REMS. And this is completely way out from what we normally see in the reports from REMS. Dove la temperatura raramente sale oltre gli 0 gradi e invece facilmente scende sotto i -100. Where rarely temperature goes above 0 and quite often is below -100. Yes, the temperatures they publish are quite impossible based on what they say the capabilities of their instrumentation were. È vero, in effetti i dati che producono e che mostrano riguardante la temperatura hanno poco a che vedere con invece quello che gli strumenti possono registrare. Their own words here support the fact that all the weather data they give us is a hoax. Le loro stesse parole confermano qui che tutta l'informazione riguardante i dati di temperatura è una balla, è una bufala. Now go to slide 48, please. Ok. Slide 48, I don't know if you can enlarge this enough, but on slide 48, this shows the pressure sensor ordered for the Mars Pathfinder. Quindi questo mostra le informazioni di pressione per il Mars Finder. Mars Pathfinder. Pathfinder, sì. And it reveals on table 1 that they actually received 2 pressure sensors. Rivela che in effetti hanno ricevuto due sensori per la pressione. Come si vede nella tavola 1. Sì. Sì.
The second one, Tavish dash number 2, was only good to measure from 0 to 12 millibars or 0 to 12 hectopascals. Quindi il numero 2 era solamente buono per misurare fra 0 e 12 millibar. But the first one, Tavish dash 1, is good to 1034 millibars or hectopascals. E quindi invece il primo funziona fino a 1034 millibar o hectopascal. This was given to me by the Tavis Corporation. Questo mi è stato dato dalla Tavis Corporation. And it clearly shows that NASA bought a sensor for Pathfinder that could also record pressure like on Earth. E questo dimostra che la NASA ha acquistato da loro, quindi da Tavis, il sensore che misura capacità di pressione paragonabili a quelle sulla Terra. They may say that they launched Tavish-2 with the low pressure capabilities, but the weather does not match that. Possono andare in giro a dire che hanno il sensore che misura diciamo le pressioni più basse, però non quadra. It matches the weather matches what we would expect with pressure like on Earth. E infatti il tempo atmosferico corrisponde molto di più al tipo di pressione che abbiamo sulla Terra. Sì, perché molti dust devil addirittura sembrano più grandi di quelli che si verificano sulla Terra, giusto? Yeah, right, because many dust devils on Mars even look bigger than the ones that occur on Earth. Yes, dust devils on Mars can be much bigger than what is seen on Earth. And this was actually seen, let me see, please, if you can go back to slide 5. Sì, dice i dust devil su Marte possono essere molto più grandi di quelli che ci sono sulla Terra. Now on slide 5, you see the relative size of Earth dust devils, tornadoes, and Martian dust devils compared to the Himalayan mountains and Olympus Mons. Ok, yeah. Su questa diapo si vede il paragone fra i dust devil, trombe d'aria e le montagne Himalaya. All right, let's talk a little bit about some from water on Mars. Ora parliamo della questione dell'acqua su Marte. Sì. David, I'll ask you to talk about slide 32. Ora David parlerà della slide successiva. 32, you told? Yeah. 32. 32. One moment, please. Why trash, Akam? Go ahead. I see. So, recent reports have indicated that there's 10 to 100 times more water in the atmosphere than expected. Okay, hold on a second because we don't have the slide up yet. Okay. Now we have. Ok, dati sono stati resi che ci dovrebbe esserci almeno 100 volte in più acqua che non ci si aspettasse. Di quanto ci si aspettasse. Sì. So there are two possible conclusions to this. One is that you'd have to scale up all the other pressures on Mars. Quindi ci sono due possibilità, due conclusioni che si possono trarre da questo. Uno che si deve scalare. Si dice così? Sì, scalare il valore di pressione marziana. Sì. And that would maintain the atmospheric composition. E questo manterrebbe la composizione dell'atmosfera. However, there is a second possibility. Però c'è una seconda possibilità. And that is that the atmospheric composition of Mars is wrong.
e cioè che la composizione dell'atmosfera di Marte è sbagliata. And you can see in these pictures there's actually quite a bit of running water on Mars, or evidence for that, especially in the bottom right-hand corner. In queste immagini si vedono le prove della presenza di acqua su Marte, soprattutto quella in basso a destra. Sì, sono gli RSL, queste strisce che si vedono qua. These are the RSLs. Cioè, Yeah. Yes. se Can you go to vedete- slide 1? I would like to show you something about this. Vorrei farle vedere qualcosa a proposito degli RSL. RSL, recurring slope linei. Yes, Yes. exactly. We made an article so long ago. Abbiamo fatto un articolo tempo fa. Sì, scusami, Non se ti mi preoccupare tanto. mi viene distinto. Ok, Certo. in questa parte dell'articolo This part of the article, noi abbiamo evidenziato praticamente le zone con eccesso infrarosso we showed the areas with the excess of infrared nella linea blu in the blue line, e la linea rossa invece mostra la temperatura del suolo. red line shows ground temperature. Come si può notare da questo grafico, la maggior parte dell'attività o comunque dell'attività infrarossa del suolo si verifica ovviamente quando si va sopra lo zero. As you can see from this graph, the biggest activity, infrared activity, happens when it is above zero. E non solo, quando la temperatura è superiore allo zero abbiamo anche gli RSL, prima no. And when temperature is above zero, you also get the aerosols. Not Not before. not below. Sotto zero non abbiamo questo tipo di attività. Below zero, there's no such activity. Quindi Yes, se, we have a slide that shows the same thing. Slide 34, please. 24, 34. 34. Yeah. Questa è una loro diapo che mostra la stessa cosa. Okay, slide 34 shows where the RSL were and the temperatures associated with them. Quindi qui si vede dove le RSL sono associate a delle temperature esattamente come diceva Marco prima. And they are just about all below, above freezing or at freezing. E sono tutte appunto o sopra o allo zero o sopra lo zero. All right, so now, is this what we expect based on the temperatures that NASA gives us? Please go back to slide 33. E questo è ciò che ci aspettiamo con le temperature che ci dà la NASA. The man shown here, Luju Oja, Dr. Oja, is to be greatly commended for his work on RSL. Ok, Là. dov'è il nome? Ah, ok. Ma aveva detto il nome di un dottore? No. No. Can you repeat, please? Yes. Okay, Dr. Luju Oja from the Georgia Institute of Technology is to be greatly commended for finding RSL. Ok, quindi il dottore Ojas è quello che ha scoperto appunto questi RSL. This is his slide, however. Questa è una diapo che ha fatto lui. And he shows
that if you have perchlorate brine on Mars, he explains the water at RSL, that water should stay liquid to minus 70 Celsius. Ok, quindi lui dice che l'acqua su Marte dovrebbe rimanere liquida fino a meno 70. Sì. Celsius? It should vaporize at 24 above 0 Celsius. In presenza dei famosi sali di percolato. Sì, noi abbiamo fatto anche un documentario su questo argomento abbastanza, come dire, pungente, saporito. Voi l'avete fatto? Sì. Okay. So Marco and Matteo have also made a documentary about this one, about this subject. very critico, molto critico. But again, we do not see RSL at minus 70 or at minus 50 or at minus 40. They're about 0 Celsius and above. Eppure non si vedono RSL a queste temperature di meno 70, si vedono solamente a 0 o sopra lo 0. Slide 35, please. 35? Sì. And the RSL, again, looks like running water for anybody who did not understand. No, sorry, this is the liquid water that's running on the surface of Mars today. E quindi gli RSL, per chi sa come guardare, appaiono proprio come corsi d'acqua. All right, now, where are the RSL? Quindi dove sono gli RSL? Many of them, let me minimize this, many of them are around the valleys Marinaris. And I will see if I can get this on the camera there. Wait a minute. Okay, big. All right, valleys Marinaris shown over here on this topographical globe. Near the equator. Sta facendo vedere via Skype, penso. No. Sì. Okay, Sì. one moment. Are you showing something? The Yep. valley Marinaris, where many of the recurring slope linii are. Malus Chasma, for instance. Ok, queste sono le zone in cui si vedono questi RSL. Yeah. The Valle Marineris. Sì. In that area. But Mars also has, besides that liquid water, it has a lot of water now, a sea the size of Lake Superior at Utopia Planitia, which is in the northern hemisphere. Ok, quindi oltre a questi RSL, Marte ha anche un mare, un lago della grandezza del lago superiore. In che zona? Which lake you meant? It's like Lake Superior. Let me see. È uno dei laghi fra One of the Great Lakes in Michigan. Yes. In Michigan. One of the biggest lakes in the United States. I don't know if I can get this on here. This is not an accurate globe, but I don't know if you can see this area up in here. Somewhere in that area. One of these lakes. It has a size of the state of New Mexico in the American West. Ok, quindi questo lago superiore ha le dimensioni del New Mexico negli Stati Uniti. Quindi per dare un'idea. That shows us this is fresh water that's frozen. Now, here, why don't we see? È acqua dolce, ghiacciata. Let me find Utopia Ghiacciato sotto la superficie nella zona di Utopia Planitia. Un lago ghiacciato. Sì, c'è l'equivalente di un lago ghiacciato sotterraneo. He's saying that it's the equivalent of a frozen lake underground. Yes, it's an enormous lake. Just a minute. È un lago enorme. I can get it over here in the camera.
Now, when you look down from orbit, this globe shows the shows the photographic results. The other was topographic. Yeah. Ok, quindi questo mostra gli effetti fotografici, mentre l'altro invece era topografico. Sì, era più And l'altimetro. here it does not look like a sea, but there's about 3 to 30 meters of dirt and dust on top of the lake that's frozen. Ok, quindi qui fa vedere che c'è uno strato di terra e di polvere sopra alla superficie del lago ghiacciato. All right. I know that my son has an appointment that's important right now, so he's going to have to bug out. He's going to have to say ciao. Ok, For now. Sorry about David deve lasciarci per un altro impegno, quindi saluta tutti. Sorry about that. Thank you for having me on. Grazie a te per la Come back and let us know. Thank you very much for the cooperation. All right. So now we'll continue. Okay. Whoa, wait a minute. Let me get it. Where are we going to start off? Okay. So now let's go to slide 36. Andiamo alla diapo 36. Okay, we got it. Okay, now the question is, if there's so much water on the surface of Mars, is there life there? Ora, ovviamente, la domanda è questa: se c'è così tanta acqua sulla superficie di Marte, c'è vita su Marte? And this picture was sent to me by somebody who analyzes Martian surface pictures every day. Questa foto mi è stata spedita da qualcuno che analizza le immagini di Marte tutti i giorni. His name is David Kiepke. Si chiama David Chiapti. C'è scritto David. All right. First, I want you to look at what is in the red circle. Sorry? Look at what is in the red circle first. Ok. Quindi ci invita a guardare a quello che c'è all'interno del cerchio rosso. Per primo. And you see what looks like a cocoon, or a geode that is hollowed out on Earth. Quindi assomiglia a un bozzolo oppure a un geode. Now in the blue circle above that, you'll see what looks like a green sphere or a green ball. Mentre invece nel cerchio azzurro, il cerchio blu subito sopra, c'è un qualche cosa che sembra una specie di palla. Mhm. And it looks like this would fit inside the item in the red circle. E questo sembrerebbe un qualche cosa che combacerebbe bene all'interno dell'oggetto che c'è nel cerchio rosso. Now there's another green ball, and it's a greenish color ball in the green circle on Quindi the lower right. c'è un'altra di questi oggetti tondi verdognoli nel cerchio verde in basso a destra. These features were also seen on Sol 1189. E questi si sono visti anche sul Sol 1189. We believe this to be the first clear photograph of what looks like a form of life on Mars. Noi siamo convinti che queste siano le prime foto di praticamente di forme di vita su Marte. We believe that it's possible the green ball emerges from what looks like a cocoon or the geode when it warms up during the day. Noi pensiamo che sia possibile che la sfera verde esca dal bozzolo dove si ripara dal freddo durante la notte. And it rolls around to pick up
water or nutrients e in the winter. che rotoli in giro raccogliendo nutrienti o acqua. And it's possibly photosynthetic. Ed è possibile che sia fotosintetico. Now, 61 sols after this was seen, the Quindi, Mars Science Laboratory returned to within 5 meters of the same spot to examine this area more. ok, quindi 61 sol dopo che queste immagini erano state fatte, la sonda ritorna nella stessa zona. As we document in our report, the temperatures were also warmer than should be normal for that time of year, which was the winter. E come hanno già riportato, le temperature erano più calde di quello che sarebbe dovuto essere durante il periodo che sarebbe come l'inverno. Okay, I want to go back to the slide that mentioned Occam's razor. Let me see if I can find that. Just a minute. Ah, yeah. 32, because I mentioned Occam's razor before. Slide 37, please. 37. Okay. And Occam's razor says the simplest solution is usually correct. Il rasoio di Occam dice che la soluzione più semplice è di solito quella giusta. So this seems to suggest reasonable pressure data should be, or repeatable pressure data should be repeated, or believed rather, should be believed. Quindi questo suggerisce che dati di pressione ripetibili dovrebbero essere creduti. But the consistent pressures measured by all landers may only exist because they all had similar pressure sensor air access tubes clogged, and you can read this in similar fashion, or because, as we show, the data has been altered. Però appunto pressioni consistenti misurate da tutti i vari lander possono esistere soltanto perché o avevano tutti i sensori che avevano incappati o che non funzionavano nella stessa maniera, oppure perché, come è stato mostrato precedentemente, i dati sono stati alterati. All right, now we're going to look a little bit more at what I think NASA can use as an excuse for unbelievable weather, for unbelievable pressure. Ora possiamo vedere che cosa utilizza la NASA come scusa per tempo atmosferico incredibile. This is important because when you back an animal into a corner, sometimes it's better to give them a way out. Questo è importante perché quando tu incastri un animale è meglio che gli lasci lo spazio da cui può uscirsene. Come via d'uscita. Se no, sì. And we're backing NASA into a corner here. Qui sì, la NASA è stata proprio messa all'angolo. I want to introduce you to Enrique Hanpa, the man at the center of the Phoenix and Mars Science Laboratory pressure controversy. Allora, qui entra in ballo Enrica Ampa, ok, la persona appunto responsabile della EMPA, di questi strumenti. Ok, strumenti per la misurazione. Now, when they first got their results back from the Mars Phoenix, they did not understand them. Quando per la prima volta hanno ricevuto i dati della missione Phoenix, come prima cosa non li hanno capiti. So I wrote Dr. Kahanpa, and when I saw that what he said here, I said something stinks. Quindi ho scritto al dottor Ampa dicendo, ma qui c'è qualcosa che non quadra, che puzza. This is what he said above that I thought stinks. He said that we at FMI, Finnish Meteorological Institute, did not know how our sensor was mounted in the spacecraft
and how many filters there were shows that the exchange of information between NASA and the foreign subcontractors did not work optimally in this mission. Ok, quindi quello che ha detto è che loro non sapevano come i loro strumenti erano stati montati sulle sonde della NASA e quindi non avevano modo di poter sapere quali filtri, quali cose avrebbero influenzato la lettura dai loro strumenti. So this he sent me on December 15th, 2009. Quindi questo me l'ha mandato nel 2009, in dicembre. Slide 10, please. 39, please. Sorry, 39. Yeah. Okay. Okay, we have it. Okay. Today, unfortunately, we have the news that North Korea has set off a hydrogen bomb. Oggi purtroppo abbiamo le informazioni che la Corea del Nord ha pronta la bomba a idrogeno. And there's a major chance of a big war between the United States and North Korea. E c'è una grossa possibilità di guerra fra gli Stati Uniti d'America e la Corea del Nord. Well, tutti, Dr. Kahanfa's partner, Dr. Taylor, wrote this in the report about the Phoenix. Dottor Taylor e Dottor Hampa ha scritto questo nel suo rapporto su Phoenix. After Phoenix landed, the actual thermal environment was worse than the expected worst case. Information on relocation of the heat source has not been provided due to ITAR restrictions. Quindi dopo che Phoenix è atterrato, l'ambiente termico, le condizioni termiche attuali erano peggio del peggio che ci si era aspettato. Non so però cos'è ITAR. ITER? No, Questo. ITER è un ente. Ok, quindi le informazioni sulla rilocazione della fonte di calore non sono state rese note per via delle restrizioni ITAR. International is from regulation. Ma scusi, and Taylor is from Canada. Barry, sorry. Yeah. Cosa hanno a che fare l'ITER con la missione Phoenix? What has the ITAR to do with the Phoenix mission? What it has to do is that here, the people who made the pressure sensor, who were not Americans, were not given critical information about how to design the sensor because they were foreigners. Ok, quindi quello che è importante è che quelli che hanno costruito e prodotto questi sensori non erano americani e quindi non gli è stato dato tutte le informazioni necessarie a riguardo. Ma sembra una cosa un po' ai confini della realtà. Perché è una barzelletta. Sounds a bit like a joke, like something, The Twilight Zone. Yeah, Twilight Zone or worse. Perché cioè la NASA spedirebbe dei sensori su una sonda di cui in realtà non può conoscere i dettagli. No, l'incontrario. What Marco is saying is NASA would send sensors on one of their probes of which they don't know how it works or it doesn't function. It's even worse than that, è ancora peggio, che quelli che le fanno non hanno le informazioni su come verranno usate o the ones actually building them don't even have the information to how
That's the point. NASA did not want to give the people building the sensor the information because a good sensor like that could be used for a missile warhead. Non danno le informazioni al costruttore perché, essendo straniero, tali informazioni più precise potrebbero essere usate per costruire una testa di missile o cose del genere. Allora potevano farsele loro. Then they could have made them themselves. Yes, but they had to pretend to be cooperating with other countries when they apparently, I believe, knew all along what the truth was. Quindi loro dovevano far finta di cooperare con altri paesi anche se sapevano benissimo che non sarebbe successo. So, at any rate, the people at the Finnish Meteorological Institute can say we didn't know, and they did say we didn't know what to think back in 2009. Quindi la gente appunto che all'istituto dove hanno costruito queste sonde dicevano noi non sapevamo, in realtà però sapevano almeno dal 2009. I will make one more excuse for this sensor. Slide 41, please. Well, 40 first. Diamo un'altra scusa in più per la questione dei sensori. Slide 40. Okay. 40 or 41? 40 first. 40. Okay. There we are. Okay, on slide 40, this was the original remark on the bottom there. In 2009, Gahanpe and Taylor said we should find out how the pressure tube is mounted in the spacecraft and if there are additional filters. So they didn't know. Quindi prima nel 2009 questi dicevano dovremmo scoprire come il tubo della pressione viene montato sulla nave spaziale e se ci sono filtri addizionali eccetera, quindi allora non sapevano. But this FMI picture shows where the one and only dust filter should be. Però questa foto mostra dove l'unico filtro contro la polvere dovrebbe essere. And yet the builders are asking if there are more filters they don't know about. Eppure quelli che l'hanno costruito dicono che non sanno se c'erano altri filtri. Slide 41, please. Okay. Slide 41 shows the size of the dust filters for the Viking, for the Pathfinder, for Phoenix, and for Mars Science Laboratory. Quindi questa diapo mostra le dimensioni del filtro per la polvere di tutte le varie sonde. Just a minute. Mostra più che altro l'entrata dell'aria. Nel mentre c'è una qualche domanda che ci fanno anche ci ascolta. Aspetta che torna perché è andato. If I want to have my air conditioner work right, or our air purifiers work right, I have to change the dust filter. Se voglio che il condizionatore d'aria funzioni, devo cambiare il filtro dell'aria, si chiama in italiano, sì. no? Yeah. But there was no way to change the dust filter on any of these pressure sensors. Però non c'era il modo di cambiare questi filtri su nessuno di questi sensori preziosi. And you can see how small they are compared to the size of a little dime. E puoi vedere quanto sono piccoli se li paragoni alla dimensione di questa moneta. So my point here is that coming in from a vacuum in space,
that the dust filter should clog almost immediately with dust on Mars. Quindi venendo da un punto di vuoto. vuoto, arrivando sul pianeta come Marte, questi filtri si dovrebbero bloccare subito. Sì, Once it clogs, which will happen in a tiny part of a second. We've done experiments. It's worthless. Hanno fatto esperimenti e ci mette una frazione di secondo a bloccarsi, a tapparsi. Slide 42, please. Okay. On slide 42, we looked at Viking 1 and the temperatures, the absolute temperatures that they claimed. It had a minimum of 177.19 Kelvin and a maximum of 255.77 Kelvin. Queste sono le temperature per la sonda Viking del 1, del primo anno, temperature assolute. Che vanno da 177 gradi Kelvin circa a 255,77 gradi Kelvin. Questo è il più o meno il range in cui sono mossi. Okay. Now the minimum pressure that Viking 1 recorded in year 1 was 6.51 hectopascals. La pressione minima che è stata registrata è 6,51 hectopascal. Based on Guy Lussac's or Hamilton's gas laws, we predicted a pressure, if the pressure sensor was clogged, we predicted, and I'll explain this, maximum pressure of 9.397 hectopascals or millibars. Quindi noi abbiamo predetto che con il filtro bloccato intasato abbiamo predetto una pressione di 9,397 hectopascal. Questo è in base alla legge di Gay-Lussac, che è quella risposta di P1 quadro T1 uguale a P2 quadro T2. Imagine that this bottle is the pressure sensor, and the cap here is the dust filter, and over here I have the air access tube. Qui ho perso un attimo. Immaginate di avere una bottiglia chiusa e di misurare le variazioni di pressione che si verificano a causa della temperatura. Ok, grazie. All right, now, this dust filter we're going to say is clogged. Quindi qui assumiamo che il filtro dell'aria è intasato. Here comes heat from the heater, the radioisotope thermoelectric generator to affect the pressure sensor. Quindi adesso ci aggiungiamo il calore che viene dal generatore di questo prezioso sensore. C'è un generatore di calore interno basato su radioisotopi che serve in teoria per far funzionare la sonda anche a bassissime temperature. E come questo poi influisca di fatto sulla pressione che viene misurata in questa ampolla chiusa, supposta chiusa appuntamento. So Marco, explain a bit more of how it works. Okay. So if the heat is applied and there's no way, there's a clog here, then the pressure inside must go up. Quindi se la temperatura si alza e il filtro è tappato, quindi la pressione deve alzarsi. So based on that clog, we predicted 9.397 millibars maximum, and the actual recorded pressure maximum was 9.57. Quindi in base a questo esperimento, a questo calcolo, noi abbiamo predetto 9,397 e in effetti il risultato è stato 9,57.
57. 50 e qualcosa, sì. No, è vero, 57, quindi veramente con uno Uno scarto minimo. inferiore al 2%, direi. Sì. Sì. Slide 52, please. 52? 52. Okay. In this slide, every column is about 1 hour more. It's there are 25 hours on this Martian day, each of about 59 minutes. Quindi in ogni colonna c'è un'ora in più rispetto ai tempi marziani. Sì, perché ogni rilevamento veniva fatto, mi sembra, ogni 50 minuti. Ok. Quindi venivano fatti 25 campionature della temperatura al giorno, sostanzialmente. Ok? This is the data that David got me. Questi sono i dati che David gli ha fornito. From James Tillman at the Viking weather pressure facility or Viking weather control. Quindi dalla stazione di controllo Viking, praticamente. And you'll notice where the red arrow is up top, and it says 0.3. That is 6:30 a.m. to 7:30 a.m. And every line is another Martian day, another Martian sol. Ok, dove in alto c'è la freccia rossa ed è dove sta 0.3, quello corrisponde alle 5 di mattina? Did you say 5 a.m.? 6:30 a.m. to 7:30 a.m. Ok, corrisponde dalle 6:30 alle 7:30 della mattina e ogni colonna è un giorno marziano. The numbers in each box are air temperatures in Kelvin, in absolute air temperature. Queste sono le temperature assolute dell'aria in gradi Kelvin. And what you see here is every red box was the time that we were within 2% of the correct value, the correct pressure. We were able to predict within 2% for these red boxes. Quindi ogni casella rossa è dove erano, secondo le loro previsioni, i dati che loro avevano previsto, erano entro il 2% di accuratezza. Now, this 6:30 to 7:30 time is when the heat would be applied at the start of each day for processes to be able to function on the Viking. Quindi questo dalle 6:30 alle 7:30 è il momento in cui si accende il riscaldamento nella sonda per appunto far funzionare la sonda e i suoi vari processi. So you'll notice there are not so many red boxes in the next column. Si vede che nella seconda colonna non ci sono così tante caselle rosse. And not until much later in the day, in the evening. Si vedono solamente molto più tardi, durante la sera. Because during the day the heater could be turned off. Perché durante il giorno il riscaldamento veniva spento. But early in the morning and late at night, to prevent damage to the equipment, they turned the heater on, and that's when we got accurate. E quindi presto la mattina oppure tardi la sera e durante la notte il riscaldamento veniva riacceso per impedire appunto che si danneggiassero gli strumenti della sonda. Please go down to slide 55. 55. Almost there. Okay. Yep. Okay. All right. Slide 55 shows the
pressures between, well, for Salt 305 to 350 for Viking 1. Queste sono le pressioni fra... Dove? Sono prese ad una quota di 3682 sotto diciamo il livello di Marte, sotto l'aeroide. Okay. Now, the top curve, or the top data is shown with the purple 0.62 millibar increase. That's how much the pressure increased in millibars from the previous hour. So this is 6:30 to 7:30. Sorry, maybe we are... I'm not sure we're on the right slide. Hang on. Slide 55, it should say Viking 1 pressure changes on its 305th to 350th days. No, we're on a different one then. 55, and we have stratus clouds. Says Viking pressure spikes at 6:30 to 7:30 were evidence for internal heater-related processes at work. Hang on. Maybe is the 54 Tillman pressure. 55. You're looking at the new slide PowerPoint I sent you today, right? Yeah. But the 55 is the clouds. Ok, scusate, c'è un po' di cosa tecnica sulle numeri delle diapo che stiamo guardando, quindi stiamo sortendo questo. The slide 55 is about the clouds of Mars. Okay, not the clouds. Should try the one before it. The one before is the evidence for clogged dust filter Viking pressure data for over immersion here. Wait a minute. Is that? Not right. Just a minute. We got a problem with our numbers here. All right. Do you see a slide that has a graph with two lines and a green area between it? Devo andare avanti. Should be two from the end. How is the title? Which is the title of this? Okay, Viking pressure spikes at 6:30 to 7 a.m. Yes. Trovata la diapo giusta. Yes. Okay. So now, looking at that graph, the top line in red, it says 0.62 millibar increase at one point. That's how much pressure increased the previous hour. Ok, nel grafico la linea in alto dice appunto che è 0,62 millibar, un aumento di 0,62 millibar. But the bottom line or curve in purple shows how much it decreased or what the change was in the next hour. E però la linea, sempre nel grafico, quella in basso, la linea viola, dice invece in realtà di quanto è diminuita la pressione durante l'ora successiva. You can see the two curves are almost symmetrical. E si vede che le due curve sono praticamente simmetriche. Which means at 6:30 every day the pressure went up and at 7:30 it went down. Questo significa che la pressione è alzata alle 6:30 ed è andata giù alle 7:30. And we believe this is because the heat was applied at 6:30 and turned off at 7:30. E noi siamo convinti che sia perché il riscaldamento veniva acceso in quell'orario di 6:30 e poi veniva spento alle 7:30. Therefore, the pressures that were measured were not a reflection of the pressure, the ambient pressure that's on the outside of the lander. Per questo questi valori di pressione non erano accurati dell'ambiente di Marte.
Rather, they reflect the pressure inside the pressure sensor that has a clogged dust filter. Piuttosto invece queste pressioni riflettono la pressione del sensore con il filtro bloccato. And since the pressure sensor likely clogged on landing, there were no accurate pressure measurements made. E visto che molto probabilmente il filtro si è tappato all'atterraggio, non ci sono assolutamente dati di pressione che siano accurati. Attendibile. All right, we've gone on for almost 3 hours now, actually for 3 hours. I want to wrap up with 2 last slides. The slide, should be slide 56, the one after this, that says, yes, what is the suggested pressure on Mars? Allora, Barry vorrebbe appunto concludere con un paio di diapo, e questa dice appunto che cos'è la pressione suggerita su Marte. All right, you have that? Yeah. Yes. Okay, so first we're looking at 2 sky pictures here. I think the one on the right, the color was distorted by NASA, but maybe not. Allora, vediamo 2 foto del cielo. Quella a destra potrebbe darsi che il colore di quel cielo sia stato un po' distorto dalla NASA. On the left, we have cirrostratus clouds on Earth, 13,000 meters high. Sulla sinistra invece vediamo nuvole cirrostrati sulla Terra, sul pianeta Terra, a un'altezza di 13.000 metri. And on the right, we have stratus clouds on Mars, 16,000 meters above Mars Pathfinder. E sulla destra si vedono nuvole strato su Marte all'altitudine di 16.000 metri al di sopra della sonda Pathfinder. It should also be noted that the picture on the right was taken 1 hour 40 minutes before sunrise. C'è anche da notare che la foto a destra è stata fatta 1 ora e 40 minuti prima del sorgere del sole. Unless there is a very dense atmosphere, it would be impossible for so much light to come around that far before sunrise. Se l'atmosfera fosse così densa, sarebbe impossibile avere un fenomeno di questo tipo, soprattutto prima della sorgere del sole. Therefore, the light on this picture would seem to argue for a very dense atmosphere. La luce in questa foto testimonia una densità atmosferica piuttosto bassa. Piuttosto elevata. Sì, infatti anche prima, se la densità atmosferica non fosse elevata, il fenomeno sarebbe impossibile. Yeah, that's right. Even before, it would be impossible if it wasn't elevated. Yeah. Yes. Now, the Pathfinder was 3,682 meters below areoid, but that means the height of the clouds would be 12,318 meters above areoid. E che cos'è areoid? L'aeroide è il livello medio. Like sea level, the equivalent of sea level. Ok, all right, ok, thanks. Quindi il Pathfinder era a 3.682 metri al di sotto del livello del mare. Del livello medio. Livello medio. Punto datum, viene chiamato punto datum. Punto? Sì, punto datum. Punto datum, ok. In italiano. Ok. Quindi... Quindi 16.000 meno 3.682 si calcola che questi cirri si trovino a circa 12.318 metri sopra il punto datum. And this is the calculation over where about these clouds would find themselves. E se noi diamo per scontato che queste nuvole si formano a un minimo di almeno 163 millibar. And if we assume that these type of clouds only form with a minimum
of how many? 163 millibar. 163 millibar. Naturalmente i calcoli di Roffman danno un risultato molto interessante che adesso ci illustra. And in this way, your calculations are giving a very, very interesting result that you probably are going to show us. Well, before I want to go back to one more slide, and then I will come to the finish over here. Please go back. It should be slide 54. It should say, show evidence for clogged dust filters. Una prima. Yeah, that's it. Okay. The book. Let me explain what this is. Okay. This slide came from Dr. Tillman's chapter in the Mars book over here. Ok, quindi questa diapo è presa dal libro di Tillman, dottor Tillman, sì. Okay, when I first started to speak with Dr. Tillman, he insisted that he would not talk to me or David unless we read this 1,000-page book. Okay, so we bought it and read it. Quando ho parlato per la prima volta con il dottor Tillman, ha detto che non avrebbe assolutamente voluto parlare né con me né con David finché noi non avessimo letto questo libro suo di più di 1000 pagine. E quindi così abbiamo letto il libro. Oh, a little book. Well, Dr. Tillman had figures 9A and 9C in his book. Quindi le figure 9A e 9C erano nel suo libro. 9A shows the Viking 2 pressures over a period of more than 1,000 sols or days. Quindi la figura A mostra i dati della pressione, della temperatura nei giorni, appunto, in più di un centinaio di giorni. Nei primi 1000 sol. Primi 1000 sol, ok. And figure 9C shows how the temperature varied over that time. E la figura C, 9C, mostra come le variazioni di temperature in quel periodo di tempo. So we flipped figure 9C to get figure 9B and showed how similar this information was. Quindi abbiamo ribaltato la figura 9C, abbiamo ottenuto la 9B per mostrare quanto fossero simili questi grafici rispetto a quelli della pressione. So what we see on a daily basis and also over years is that when the temperature goes down, the heat is applied and the pressure goes up. And when the temperature outside goes up, the heater comes off and the pressure goes down. In other words, again, well, go ahead. Sì, si vede esattamente appunto che quando la temperatura si abbassa fuori, il calore va da dentro, quindi poi la pressione si alza, si accende il riscaldamento, si alza la pressione e viceversa. And it was after seeing what we did with his figure that James Tillman apologized to my son. Ed è quando appunto noi abbiamo mostrato questo al professor dottor Tillman che questo ha chiamato e ha fatto le sue scuse. All right, go to the last slide, 57, please. Ok. Last fall, ExoMars 2016 crashed. Quindi nell'autunno scorso la sonda è, come si dice, crashata. Sì. Si è schiantata. Si è schiantata, sì.
before that happened, we saw that ESA, and in particular Thales Alenia Space Group Italy, was coming to an article we have about Dr. Desai. Quindi lì ho perso però molti agganci. Dice che poco prima praticamente avevano ricevuto tutta una serie di visite dai vari istituti aerospaziali. Dr. Desai issued a challenge. He's from NASA. Sorry? Okay, Dr. Desai had issued a challenge about the Martian atmosphere. He's from NASA. Ok, quindi il dottor Desai aveva posto una questione riguardo all'atmosfera di Marte. He did not understand why we were missing the target when landing so often. Non capiva perché non si riuscisse a centrare l'obiettivo in atterraggio così spesso. And we answered his challenge. E noi abbiamo dato la risposta alla sua sfida, alla sua domanda. And the people who built the ExoMars, the Schiaparelli lander, came to our site very often to read our answer. E quelli che hanno costruito la sonda, la Schiaparelli, molto spesso vengono a controllare il nostro sito con le nostre informazioni. They read it frequently before the crash, but much more frequently after the crash. Quindi leggevano il loro sito spesso prima dello schianto, ma molto più spesso dopo. Interessante. Many times every day, and a few hundred times the last 4 days. E quindi centinaia di volte negli ultimi giorni. Chissà se sono venuti anche a vedere da noi. And they actually came and looked also at the Pianeta Marte site. Perché sono stati anche intervistati da noi, tra l'altro. They've also been interviewed by them. Okay. This is their accident report. And it says in paragraph 6.2.2.2 that what should be considered as a possible cause of the crash is atmospheric dispersion, meaning density and temperature. They mention the density here in their accident report. Ok, quindi questa è la lista dei rapporti degli schianti, praticamente. Però ho perso il secondo pezzo di quello che ha detto. Can you repeat? When their lander came in from space, it hit much more air than it was supposed to. Quindi quando il lander ha colpito, ha impattato l'atmosfera, c'era molta più atmosfera di quello che si erano aspettati. It hit also much faster than they thought they were going to hit it. E stava andando molto più velocemente nell'impatto di quello che appunto pensavano. When they had the parachute deploy, it soon ripped off. Quando si è aperto il paracadute è stato subito strappato via. The lander turned upside down. Il lander si è ribaltato a testa in giù. The rockets only fired for 3 seconds of a planned 29-second burn. Rocket, come si dice? I razzi si sono accesi solo per 3 secondi. And finally, what happened was the engines turned off and the rocket fell 3.7 kilometers to its death. Quindi in pratica i razzi si sono spenti e il razzo è caduto e si è schiantato da una distanza di 3.7
700 metri. e 700 metri. Questo è quello che dicono loro. That's what they say. Questa è la versione Two ufficiale. ways to measure altitude. Però, considerando la velocità di impatto, But then considering the speed of impact, che è stata comunque in prima analisi valutata intorno ai 300 km/h, which originally has been calculated into 300 kilometers per hour, e successivamente è stata ritoccata intorno ai 500. and later has been changed into around 500 kilometers per hour. Quindi se noi consideriamo la velocità di impatto, dicevo, If we consider the speed of the impact of the crash, e considerando anche l'accelerazione di gravità di Marte, and also putting into the picture the acceleration regarding gravity in Mars, the gravity acceleration, non possiamo aspettarci che sia accaduto da un'altezza maggiore di 1 chilometro. we cannot expect to having been falling from an altitude more than 1,000 meters. E questo supponendo che sia partito da velocità zero. And this assuming it started with speed 0. Perché se altrimenti avesse avuto una velocità ancora più alta, Because if it had a higher speed than that, allora la caduta deve essere incominciata ancora più in basso di 1000 metri. then the fall had to be start even lower than 1,000 meters. Ed è questo in effetti che nei nostri calcoli ci ha portato a dedurre una densità del 96% di quella terrestre. And that's exactly this that brought us in our calculations to deduce a density of 96% on Mars of what the density is on Earth. Perché quello che abbiamo supposto noi in effetti, Because what we actually supposed, yeah, era che nel momento in cui il paracadute si è aperto, at the moment the parachute opened up, la frenata, diciamo, data dal paracadute è stata molto più efficace di quello che si aspettavano. the braking effect from the parachute was a lot more effective than what they expected. E praticamente la sonda a un certo punto si è trovata a non avere più accelerazione, ad essere quasi ferma, sospesa per aria. And so the sonda, Probe. the probe found itself with almost no acceleration, like suspended in air. E a quel punto probabilmente l'accelerometro ha segnalato erroneamente l'atterraggio della sonda. And at that moment, the accelerometer, you call it Sì, that? Okay. accelerometro. The accelerometer thought that the probe was landed. So, yes. E questo sarebbe un errore molto più accettabile che non pensare che una sonda trascinata da un paracadute arrivi a testa in giù. Otherwise, this would be acceptable, much more acceptable than the idea of a probe stopped by parachute that lands upside down. E allora, a seguito di questi calcoli, Following these calculations, è saltato fuori un valore intorno ai 540-550 millibar. and following these calculations, value around 550, 540 millibar is acceptable. Hectopascals, yeah. Yeah. Very close to what I had at 511.
molto vicino a quello che ha lui di 511. Direi combaciante, perché considerando anche i margini di errore di questi calcoli. Would say overlapping, considering Yes. the margin of errors of this type of calculations. Yes. Extremely. And what I started to say was that there were two ways to measure the altitude. Dice che appunto ci sono due maniere di misurare l'altitudine. One was the radar and the other was the IMU, the inertial momentum unit. Yeah. Uno è il radar e l'altro è, come si chiama? Il misuratore di inerzia. Il misuratore di inerzia. Ma Okay. infatti, ciò che mi ha colpito è che le misurazioni, diciamo, ufficialmente errate della quota degli schiaparelli. So let's say the measurements initially wrong of the Schiaparelli altitude Non potevano essere dati dal radar couldn't have been taken from radar perché c'era ancora lo schermo protettivo. because it still had the protective screen. E oltretutto fosse stata realmente sottosopra, And on the other side, had it really been upside down, avrebbe misurato la distanza del cielo, cioè infinita. it would have measured the distance from sky, so unending. È infinita. E allora non è possibile pensare che il radar abbia avuto una funzione nella misurazione dell'altezza. So it couldn't have been the radar measuring the altitude in that occurrence. Ma sembra il misuratore di accelerazione. Rather the acceleration measure. Yes, clearly the IMU saw so much air, felt so much air that it reached the wrong conclusion, and this caused the crash. Quindi com'è che si dice di nuovo l'EMU? Misuratore Sì, il misuratore di inerzia. Misuratore di inerzia ha incontrato così tanta aria che non ha capito più niente. Esatto. Almeno questa è diciamo l'idea che ci siamo fatti noi, io e Matteo. Che comunque forse aspetta un attimo, Matteo, scusa un attimo che traduco. This is the idea that we've thought of me and Matteo. Vai Matteo. Perché oltretutto questa valutazione è anche la più coerente. Also because this is the most coherent valuation. Anche perché se pensiamo che in un pianeta dove praticamente l'atmosfera è molto rarefatta, non avrebbe nemmeno senso parlare di una discesa e di un capovolgimento, perché in mancanza d'aria non ci sono quei fattori dinamici capaci di fare tutto quel lavoro. And also, if you think of a planet where the atmosphere should be very rarefied, can you say that? Or thin? The atmosphere would be so thin, it would make no sense to have this type of dynamic as it happened. A dynamic saturation of the EMU and the upside down turning of the probe. Doesn't make sense at all. All right, I'd like, if I can, to make a concluding statement for my PowerPoint. Ok, desidererebbe fare una dichiarazione finale di questa presentazione. Okay. And here I will talk directly to NASA. E qui lui si rivolge direttamente alla NASA. Wait a moment, because Just a moment, we get I want to show you a full screen. Okay. Okay, here we go. All right. You ready? Yes.
Okay, NASA, you can no longer deceive the world. Other countries are going to Mars, and they're saying that your data is wrong. NASA, non puoi più imbrogliare il mondo, altre nazioni vanno su Marte, andranno su Marte, quindi non sei più l'unica a dare informazioni. If I were a lawyer for NASA, I could make excuses. Se io fossi un avvocato della NASA, troverei delle scuse. I could say, oh, we did not realize that the dust filters were clogged. Direi, ma non ci siamo resi conto che i filtri erano intasati. Or we designed something wrong. Oppure abbiamo progettato qualcosa di sbagliato. Or we made a mistake with the decimal place, two places. Dove abbiamo fatto errori con il decimale, la posizione del decimale in 2 posti. Di 2 cifre. Di 2 cifre. Or we hired people who were incompetent. Oppure abbiamo fatto lavorare gente che era incompetente. But we're sorry for what we've done and we acknowledge our mistake. Ma ci dispiace di quello che abbiamo fatto, riconosciamo il nostro errore. And the true pressure on Mars is somewhere between 500 and 1,000 hectopascals. E quindi la vera pressione, la pressione reale su Marte è tra i 500 e i 1000 hectopascal. But if they do not, and it's an illegal case, a court should look at the information that we've found. Ma se loro così non fanno e una corte trova che appunto ci sono queste informazioni errate, and looks at the fact that the pressure sensor on the Mars Science Laboratory could really measure 1,025 millibars. E scoprisse che appunto il sensore della sonda troverebbe una pressione, misurerebbe una pressione di 1000. Potrebbe misurare una pressione fino a 1025 millibar. Mm-hmm. And looks at how Dr. James Fletcher, the NASA director, altered the sky color starting with Viking 1. E trovasse appunto che il direttore della NASA ha alterato, James Fletcher ha alterato le fotografie con il colore di Marte. Ordering every color monitor at JPL to be turned from a blue sky that they saw to a reddish sky. Ordinando che tutti i monitor venissero modificati in modo da far andare il blu al farlo diventare rosso. Il cielo. Long sky color for 36 years. Quindi il colore sbagliato del cielo per 36 anni. Then without such an apology, NASA would likely lose such a case. Quindi senza una tale scusa pubblica perderebbe la causa la NASA. Whatever the reasons are for NASA not giving us the truth, the time has come to give us the truth. NASA, è venuto il tempo che tu ci dia la verità. And if they can't, then it may be that NASA should have all Mars projects taken away. E se non può rendere pubblica la verità su Marte, forse sarebbe il caso di togliere le missioni di Marte alla NASA. And given to SpaceX in the United States or some other foreign country, some other foreign space agency to give us the true picture. Darla ad altri enti spaziali americani o al di fuori dell'America che compiano un lavoro migliore. You are an optimistic.
Good. I think I said You are it. pretty optimistic. Sei molto ottimista. Personalmente penso che sia poco probabile I don't think it's very, very plausible that attribuire tutti questi errori a un semplice strumento tappato. to attribute all these errors just to clogged instrument. E questo perché vorrebbe dire che tutti i misuratori di pressione si sono magicamente tappati allo stesso valore. And that would be would show that all the instruments somehow magically stopped at the same value. E questo per me è abbastanza incredibile. Sounds quite unlikely. Anche perché, come ha mostrato lei, ogni strumento aveva un diametro di ingresso per l'aria differente dall'altro. As you showed, each instrument had a different size filter gap hole from the other. Detto questo, credo molto più probabile che ci sia proprio l'intenzione di, come dire, deviare da quella che è la vera immagine del clima marziano. Having said this, I'd rather think that there is a true intention to deviate attention to away from what is really going on Mars. Su quello che è il vero clima. As what regards the real climate on Mars. Ecco perché riteniamo il suo lavoro, il vostro lavoro molto importante e spero che questo trovi anche, come dire, il favore di tanta gente e di tanti lettori che hanno comunque la capacità di capire quello che abbiamo detto fino adesso. And that's why we think your work is so important, and we really hope that many readers, viewers will, you know, find the way to understand and to see things as they are. I want to make sure that your listeners know exactly where to find our work. Voglio far sì che chi ci ascolta sappia esattamente dove trovare il loro lavoro. So we keep the latest and most important findings always on my son David's site. Quindi le informazioni più recenti e le scoperte più recenti sono sempre sul sito di David Roffman. Sì. And that is davidaroffman.com. www.davidroffman.com. Poi magari li metterai. Sì. davidaroffman.com. And we also keep most of our work on marscorrect.com. Mars, because we think the government is incorrect, but marscorrect.com. La maggior parte del loro lavoro invece è sul loro sito marscorrect.com, perché pensano che appunto quello che viene pubblicato dagli altri, dalla NASA, è incorretto. Now, I would say this. It's important to understand the two sites and the difference in getting access. È importante sapere dei due siti in modo da poter avere accesso. Non si preoccupi perché metteremo sicuramente i link di entrambi i siti come descrizione, come informazione di questo video che poi comunque rimarrà. Don't worry, because they'll put the description and the links to both sites on the description of the video. Ovviamente assieme anche alle critiche e agli insulti
diciamo di quelle persone che comunque farebbero carte false pur di continuare a, diciamo, a credere fedelmente a quello che è quel certo tipo di informazione. Yeah, okay. He's saying that it will be together with the various comments of the people that would do, somersaults to keep on with the fake information and Perché, stuff like that. But perché hey, Matteo, questo è nei commenti, ma nella descrizione quelli non ci possono mettere virgola. no, va bene, nel senso che qui da noi in Italia il fervore religioso Eh, si trasferisce anche in quello che è un po' la passione per lo spazio, no? C'è questa mentalità quasi yeah, di okay. devozione religiosa. We know that there will be comments from the ones that see, the official version as some religious cult that you can't touch. But no worries, in the description, the links will be there and the explanation of what the two websites are for. So, Thank you so much for this tonight. Thanks to you, really, You- really many thanks. You are a very pretty nice person, and I like to have also more occasion to get deep and deep in this kind of details. So, sì, beh, dice appunto, mi ha fatto molto piacere essere qui, reciprocamente, è importante appunto lavorare con un ricercatore bravo di questo calibro e quindi speriamo appunto che questa collaborazione continui perché c'è ancora molto da fare. e soprattutto che possa magari comunicarci altre nuove scoperte o altre nuove deduzioni o analisi alle quali perverrà, in modo che potremo anche noi magari pubblicarvele o comunque dargli risalto. We hope that the cooperation will continue, especially with your new findings and new discoveries, and then we will have the chance of publishing, for instance, your information. Well, again, we're so grateful, and my wife and I have both decided to take classes in Italian at the Cape Canaveral Library starting in October. Wow, dice signor Barry ha deciso insieme alla moglie di prendere lezioni di italiano. So this would certainly not happen if we didn't think that your findings were incredibly important. Quindi una decisione che non avrebbero preso se non avessero pensato che quello che hanno scoperto Marco e Matteo non fosse importantissimo. Oh, thank you so much. Grazie mille. All right, I think that's it. That's 3 hours, 40 minutes. Yeah. My thanks also to your listeners if they stayed with us this long. Grazie anche a chi ci ha ascoltato Matteo, per you've questo done good. lungo periodo, ma è buono, è venuto bene. Ne valsa la pena. It was worth it, definitely. We have much to discuss the future, and you and I agreed we were going to limit what we talked about. We know a lot more about what's going on, but we've put enough information out to give people plenty to think about, I'm sure, especially I hope at NASA, and I wish the European Space Agency all the best wishes for their 2020 Schiaparelli landing. May it be successful, and may we continue to learn an awful lot as a result of it. I really believe they will not succeed even the next time, but ma chi lo sa, perché adesso sta augurando appunto alla prossima Schiaparelli del 2020 che vadano le cose meglio. Se veramente tengono d'occhio i vostri siti, sia quelli di appunto,
chissà che non abbiano imparato qualcosina. Who knows if Magari, they're keeping magari their diranno sites, Chiaparetti 2020 grazie a Matteo, Okay. Marco, David e Barry. if it goes well, they will write, thanks, thanks, Barry and David Roffman, Marco Matteo. Thank you so much. I want to salute everybody over there for their excellent work with you and with the European Space Agency and all your partners. And yeah, let's get it right. Okay? Okay. Good night. All right, Okay. good night. Buonanotte. Good Ciao a night. tutti. Thank you so much. You're welcome. Bye. Bye bye. Okay. 3 hours.